Il mistero vi attende su UFO News GL e ovviamente, come sempre, non vogliamo farlo aspettare troppo. Oggi siamo qui per una puntata speciale all'insegna di un argomento attuale, quello dei criptoterrestri. Ma prima, ovviamente, di iniziare a parlare dell'argomento, vi leggo un attimo il pensiero di una persona. Noi siamo scienziati, solo perché sappiamo una cosa non siamo obbligati a divulgarla. Un'informazione non ha molto valore di per sé, ci sono delle conseguenze ed un contesto da valutare. Per divulgare informazioni ci vuole senso di responsabilità e amore per la verità ed il prossimo. Ci vuole altruismo e correttezza professionale. Infine, cosa più importante, l'informazione deve essere utile al prossimo. Ci deve rendere consapevoli e magari deve migliorarci la vita ogni giorno o quella negli eventi speciali, nelle grandi occasioni o addirittura salvarci per quanto riguarda il futuro. Ci vediamo tra qualche istante dopo la sigla al salotto dei misteri. Benvenuti a tutti quanti e vi leggo un'altra piccola chicca. Essere uno scienziato vuol dire essere un ingenuo. Siamo così presi dalla ricerca della verità da non considerare quanti pochi siano quelli che vogliono che noi la scopriamo. Ma la verità è sempre lì, che noi la vediamo o meno, che noi scegliamo o meno di vederla. Alla verità non interessano i nostri bisogni, né le nostre opinioni o ciò che noi vogliamo. Alla verità non interessano i governi, né le ideologie o le religioni. Lei rimarrà lì in attesa tutto il tempo e questo alla fine è il dono che ci diede a Chernobyl. Se una volta temevo il costo della verità, ora chiedo solo qual è il costo delle bugie. Lo scienziato russo Valery Legasov, tratto dalla storia di Chernobyl. Oggi siamo qui per parlare forse di una verità, forse di più verità o forse di solo mere ipotesi e teorie. Siamo qui per forse delle speculazioni, forse un documento, più documenti, o forse addirittura siamo qui per la verità, quella verità che un po' tutti noi cerchiamo, che naturalmente è qualcosa di sfuggente, che è qualcosa che magari a volte non riusciamo a raggiungere, ma che è sempre lì in attesa di essere scoperta ed è sempre lì in agguato che attira il nostro interesse. Per chi si sta chiedendo come mai oggi un nuovo scenario alle mie spalle, un nuovo schermo diciamo, in realtà questa è la realtà di, un luogo a me tanto caro dove, ho passato gran parte della mia, gioventù e naturalmente, della mia vita. E quindi questa è la stanza dove tutto è cominciato all'insegna dei miei studi, delle mie ricerche ufologiche e anche se non si vede qui dietro, alla mia destra, alla mia sinistra, ci sono, tanti manifesti delle prime conferenze che ho fatto negli anni, delle prime manifestazioni e naturalmente skywatching, eccetera, eccetera. E naturalmente questa è una live abbastanza improvvisata, non era programmata, anche se qualche giorno fa l'ho annunciata e quindi di conseguenza vi è apparsa la notifica per chi segue il canale, eccetera. Ma bando alle ciance. Oggi siamo qui per parlare in parte di un documento che è stato recentemente reso pubblico e di cui già in questo canale trovate un video esplicativo
dove si parla appunto del contenuto di queste oltre 50 pagine redatte tra gli scienziati dell'Università di Harvard e quelli dell'Università, del Montana. In particolar modo 3 di questi scienziati che hanno una certa fama, anche se sono stati a livello internazionale presi di mira e criticati in maniera incredibile, hanno avanzato una ipotesi. Ma siamo davvero sicuri che è la prima volta che questa ipotesi, cioè quella dei criptoterrestri, è stata messa in campo? O forse dovremmo fare un passo indietro e cominciare a valutare di più quello che è il mondo ufologico della ricerca e quello che noi abbiamo sempre sostenuto e sempre detto, dico noi in senso generico, perché l'ipotesi criptoterrestre in realtà esiste da molto tempo prima che io cominciassi a fare ufologia, praticamente oltre 30 anni fa. E in effetti le prime volte che l'argomento arriva in televisione attraverso i documentari sono i primi anni '80 e spesso tirano in ballo uno dei luoghi più segreti, ma anche forse più sconvolgenti che in qualche modo vengono presentati attraverso il mondo dell'ufologia al mondo di chi forse nutre un interesse verso il mistero, ma magari si approccia per la prima volta oppure, non so, magari, non ne ha mai sentito parlare in maniera seria, in maniera professionale e via discorren cioè la base di Dulce. Un argomento al quale mi avvicinerò naturalmente in maniera più profonda e un argomento naturalmente che tratterò in un video apposito e non escludo in futuro naturalmente di fare anche una live proprio in specifico su, questo luogo. Tra l'altro che viene richiamato indirettamente anche da una moltitudine di documentari e persino da alcune, serie TV, da alcuni film, eccetera. Ovviamente rinnovo il mio benvenuto a tutti coloro che nel frattempo si sono uniti e si stanno unendo, a coloro che vedranno il video in differita dopo la conclusione del live streaming, per ricordare ancora una volta che il tema di oggi è appunto quello dei criptoterrestri, ma non è l'unico argomento, perché l'argomento dei criptoterrestri naturalmente ne tira in ballo tanti altri appunto nel tempo. E ovviamente oggi, per riuscire a fare questa live c'è stata anche una piccola collaborazione esterna ovviamente ne parlerò poi più avanti durante, questa puntata. Nel documento sui criptoterrestri si parla naturalmente di ipotesi e queste ipotesi secondo gli scienziati sarebbero all'incirca il 5% delle possibilità totali. Questa affermazione viene divulgata insieme al documento nel mondo degli scienziati con una richiesta esplicita a tutta la comunità scientifica internazionale di non etichettare come stupidaggini e un documento che parla di cialtronerie, ma di approfondire l'argomento ed aprire un dibattito internazionale, anche se l'argomento ha solo un 5% di possibilità che il contenuto appunto del documento alla fine sia effettivamente veritiero. Giusta mentalità, giusta apertura mentale e naturalmente tutto quello che serve per andare a fare realmente degli studi di un certo livello, delle ricerche di un certo livello, coinvolgere altre persone del mondo della scienza e naturalmente tutti coloro che in qualche modo possono dare un contributo. Chissà se questo realmente accadrà. Sta di fatto che a livello internazionale però si sono messe in moto una serie di, cose che possiamo definire strane, anomale, che riguardano sia il mondo della politica che quello proprio della disclosure ufologica.
Siamo infatti davanti a qualcosa che si è insinuato nel mondo della disclosure e della politica, camminando in parallelo a quelle che sono state finora le rivelazioni, possiamo dire, che in qualche modo attraverso il Congresso degli Stati Uniti, con personaggi come David Grush, come Nolan, come Tim Gallaudet, eccetera, che per chi naturalmente non segue la cosa in maniera assidua, sono scienziati, medici, ex ammiragli, ufficiali dei servizi segreti e dell'aeronautica che hanno lavorato, sono stati in servizio fino a pochissimo tempo fa, ricoprendo delle cariche o avendo dei contratti direttamente col Dipartimento della Difesa o il Pentagono statunitensi, ma che adesso in qualche modo stanno cercando di far portare alla luce quello che è un argomento scottante e che ritengono naturalmente doveroso che sia di dominio pubblico, che venga riportato all'attenzione dell'intera umanità, naturalmente partendo dal popolo degli Stati Uniti che investe denaro proprio per cose che a volte non sa nemmeno cosa sono. E tra queste ci sono anche la retroingegneria di carattere ufologico e naturalmente prototipi militari e quant'altro, comunque dei progetti segreti con i black budget, cioè, in pratica i fondi oscuri. Ovviamente quindi, abbiamo visto come questo documento, questo studio scientifico è uscito dopo l'uscita di un documento declassificato importante anche in questo caso. Trovate il video qui esplicativo, ma trovate anche una live con il collega Massimo Cirami, nel quale leggiamo, spieghiamo e affrontiamo l'argomento del programma, del progetto Kona Blu, che ci ha catapultati in un mondo di informazioni di carattere ufologico davvero impressionanti, che riguardano addirittura non solo il ritrovamento di UFO e quant'altro, persino di corpi extraterrestri, ma lo sviluppo di interi gruppi di tecnologie su vari settori, brevettati, industrializzati, persino da un punto di vista medico-sanitario, attraverso quelli che sono dei veri e propri corpi extraterrestri. Naturalmente in tutto questo ci sono anche dei luoghi e delle tecnologie per, il monitoraggio di attività extraterrestre e quant'altro. E tutto questo era accaduto dopo le rivelazioni famose della disclosure presso il Congresso degli Stati Uniti. Vedete come tutte cose si vanno a mettere una dopo l'altra e aumentano ogni volta di un gradino l'interesse verso il mondo ufologico, verso il mondo alienologico. Siamo passati dalla possibilità che gli UFO, gli UAP fossero di origine extraterrestre, una possibilità molto remota, non esclusa, ad una che invece è più probabile, e attraverso questa siamo poi passati a addirittura dei velivoli recuperati, poi a dei corpi recuperati, poi ad un'affermazione che conferma la retroingegneria e gli studi di, quegli oggetti recuperati, di quei corpi recuperati. E infine siamo arrivati ad un programma segreto rivelato al mondo attraverso, una sessantina di pagine molto esplicative, addirittura a volte anche molto scioccanti, alla conferma che il governo degli Stati Uniti possiede degli UFO extraterrestri, almeno 9, di cui 1 tra l'altro, recuperato, nella seconda guerra mondiale in Italia, eccetera, fino ad arrivare oggi all'ipotesi che gli alieni sarebbero già tra di noi, gli extraterrestri sarebbero come noi, tanto simili a noi, se non quasi identici, da non essere riconoscibili se ci passano accanto. E infine arriva questo documento scientifico che dichiara appunto l'esistenza dei criptoterrestri. Adesso cerchiamo di capire quindi cosa sono questi criptoterrestri.
In pratica stiamo parlando di altri abitanti del nostro pianeta. Abitanti che condividerebbero il nostro mondo, ma di cui noi non siamo ufficialmente a conoscenza. E qui viene il primo ostacolo, infatti per molti è inconcepibile questo discorso, perché la domanda che nasce spontanea è: come mai non li vediamo? Come mai non riusciamo ad avere un contatto con loro? Perché se viviamo nello stesso pianeta non si manifestano pubblicamente, non condividono le loro tecnologie, la loro energia e via discorrendo. Allora a queste domande in realtà le risposte sono le stesse che si danno quando si parla di extraterrestri, cioè di abitanti di altri mondi. E in realtà la tesi, di criptoterrestri non esclude quella degli extraterrestri, ma aggiunge invece un tassello importante a quello che è il mondo della ricerca ufologica, richiamando tutta una serie di dati, di ricerche e di cose accumulate nei decenni di studio ufologico. Infatti, insieme alla tesi extraterrestre, insieme alla tesi extradimensionale che ha a che fare anche con quella, dei criptoterrestri e tante altre ipotesi, incluso quella parafisica, in realtà fanno parte tutte cose dello stesso calderone. Siamo quindi davanti a un qualcosa che forse è un po' più settoriale, un po' più di ghetto, che riguarda forse un gruppo più ristretto di ricercatori e che forse per noi è anche più difficile da digerire, perché pensare che gli extraterrestri siano già tra di noi di certo a molte persone fa in qualche modo paura. Ma perché avere paura? O perché forse vogliono che abbiamo paura? Affronteremo queste ed altre domande nel corso di questa, live, ma continuiamo col capire e comprendere cosa è questa ipotesi dei criptoterrestri, chi sarebbero, dove vivrebbero e via discorrendo. Innanzitutto la tesi, semplificandola al massimo, parla essenzialmente di 3, 4 categorie a secondo del punto di vista. Io vi ricordo sempre l'importanza del cambiare un punto di vista. Intanto nuovamente ciao a tutti e benvenuti a coloro che seguono. Vi ricordo in chat, non mi fate le domande adesso perché parlando, guardando lo schermo, in realtà voi non lo vedete, ma ho 2 schermi in questo momento davanti e la gestione è ancora più complicata del solito, quindi non posso leggere le vostre domande, neanche in questo momento i vostri saluti. Chiedo quindi ai moderatori di naturalmente segnare, le domande là dove è possibile, o se avete delle domande di farle appunto rifarle verso la fine. Ovviamente quindi siamo davanti ad una questione scottante, perché questi esseri, ancora più degli extraterrestri, sarebbero tra di noi, non sarebbero forse addirittura riconoscibili. E questi potrebbero vivere in diversi luoghi, sotto gli oceani, negli oceani, quindi sott'acqua, sottoterra, dentro la Luna o addirittura in pianeti vicini nel sistema solare o in più luoghi. In questo caso naturalmente viene nuovamente un dubbio: ma perché vengono definiti criptoterrestri se in realtà vivono in altri mondi? E la risposta a questa domanda in realtà è molto semplice, perché sarebbero comunque originari della Terra e in realtà vivrebbero anche sulla Terra, ma per scelta loro avrebbero anche colonizzato degli altri mondi vicini o si sarebbero trasferiti in altri mondi vicini in epoche talmente remote di cui noi non abbiamo memoria, forse addirittura prima della nostra stessa, evoluzione umana, per via di condizioni climatiche o sconvolgimenti planetari, quindi avversi alla civiltà che, in qualche modo li hanno costretti a decisioni drastiche. Inoltre questi criptoterrestri sarebbero di varie tipologie.
Nelle ipotesi che vengono sviluppate ci sarebbero addirittura degli esseri che potrebbero essere i nostri "angeli", tra virgolette, della, mitologia religiosa di molte delle religioni, ma in realtà di molte delle culture, perché troviamo figure paragonabili agli angeli già nell'antica Grecia, nell'antica Roma e negli Etruschi e via discorrendo, quindi questo ci deve fare capire che quella tradizione in realtà probabilmente è partita da un mito e non da una leggenda. E il mito sappiamo che ha sempre una almeno piccola percentuale di verità storica, cioè inizia da qualcosa realmente accaduto. Siamo quindi davanti a, delle figure che potrebbero ricordare in qualche modo i cosiddetti nordici del mondo degli extraterrestri. Si parla per esempio di seleniti, cioè abitanti della Luna. E qui naturalmente devo aprire e chiudere ovviamente una parentesi importante. Tantissimi anni fa, qualcuno qui sorriderà e dirà: mi aspettavo 70, 80 anni fa". Ovviamente non sto parlando di queste cifre, ma soltanto di 25/30 anni fa, quando comunque ho iniziato con i forum a fare divulgazione informativa, ad un certo punto girava una notizia che era davvero strana e insieme a questa notizia si parlava anche di immagini. Tra l'altro uscirà un mio articolo probabilmente a settembre su X Times proprio su quest'argomento. In pratica si parlava di seleniti, cioè abitanti lunari alati, e che questi seleniti, si siano estinti circa 200, 250, mila anni fa, non milioni, 1000 anni fa, e che sarebbero in realtà i superstiti, i cosiddetti angeli. Questa cosa si va a ricollegare in qualche modo proprio alla questione dei criptoterrestri. Ma approfondiamo un attimino questo ricordo ovviamente che, non può essere in qualche modo in nessun modo anzi provato, perché purtroppo le immagini dell'epoca non sono più disponibili in rete, non sono disponibili in archivio, eccetera, quindi naturalmente prendetela per quello che è. Ma c'erano 2 immagini che circolavano, entrambe della NASA. In una, praticamente si vedevano gli scienziati intorno ad una sorta di campana di plexiglass stagna, molto grande, immaginate una stanza più o meno di 2 piani, che doveva contenere, parecchia parecchia aria respirabile e uno scienziato che doveva fare condurre degli esami su una struttura rocciosa. Ora vedremo un attimino più il dettaglio. Si parlava di un reperto che una delle missioni lunari avrebbe riportato segretamente sulla Luna. E non c'entra nulla qui l'aliena Mona Lisa, eccetera, ma stiamo parlando di una scultura a basso rilievo. Quello che doveva essere praticamente la raffigurazione di un selenita e che ricorda molto, le divinità, diciamo, greco-romane alate, di livello medio-basso, quindi non parliamo di Zeus, Apollo, Era e via discorrendo, ma di muse e eccetera, eccetera. Naturalmente, nelle immagini si vedeva la scienziata che maneggiava con cautela questo reperto in questo ambiente chiuso, mentre gli scienziati, prendevano appunti e guardavano da fuori. E poi c'era anche un primo piano di questo reperto. Questa cosa purtroppo è andata persa nel tempo, tutte le informazioni furono ritirate nell'arco di alcune ore e, anche le immagini sparirono e tutta la faccenda finì nell'oblio. Perché vi sto raccontando quest'episodio? Perché vedremo nell'arco di questa puntata come tantissime cose che sembrano sconnesse tra di loro nel passato, con la teoria dei criptoterrestri cominciano a prendere forma
e ad andare tutte quante nella stessa direzione. Siamo quindi davanti a un qualcosa che sta concretamente prendendo forma. Naturalmente questo è uno dei casi. Un altro caso importante è quello dell'evoluzione rettiliana. A tal proposito vi mostro alcune immagini che in questo periodo, stanno facendo un po' il giro del mondo. Ovviamente, non si tratta di immagini reali, cioè non di fotografie, ma di illustrazioni per lo più create con intelligenza artificiale, che dovrebbero rappresentare quelli che sono considerati, criptoterrestri. In realtà sono degli extraterrestri a tutti gli effetti, esattamente come siamo abituati a vederli, con la differenza che nella maggior parte dei casi vengono raffigurati in maniera molto simile a quelli che noi conosciamo come i grigi, le ebbe, i grigi alti, i grigi orange, come l'alieno del Brasile, adesso non mi ricordo il nome del caso più famoso del Brasile, ma sono comunque, quindi delle immagini, magari delle illustrazioni che vengono recuperate dalla rete dell'intelligenza artificiale e che in qualche modo rielaborate portano a delle immagini come queste, a volte anche ironiche, o a cartone animato, eccetera, magari che mettono anche di buon umore, come questa qui in alcuni siti, che in un certo senso servono ad ammorbidire un pochettino quello che è l'atteggiamento generale intorno a questa faccenda. Vedete che stanno producendo delle immagini di alieni simpatici, sorridenti, con delle caratteristiche, più umane, eccetera, eccetera. Alcuni magari, sembrano quasi meccanici o sono parzialmente, legati ad intelligenza artificiale, una cosa che viene tenuta in considerazione proprio dalle tesi, dei cripto, terrestri. In alcuni casi sembra di vedere proprio dei veri e propri grigi, così come siamo abituati a conoscerli. Ed infine, gradualmente, vi sto portando a quella che è una delle presunte razze che dovrebbe in qualche modo far parte di questa teoria più di ogni altra, cioè quella dei cosiddetti rettiliani o sauriani o rettiloidi, anfibioidi, eccetera, insomma, chi più ne ha più ne metta, perché alla fine vengono in qualche modo chiamati con nomi differenti, ma in realtà apparterrebbero tutti più o meno ad una stessa categoria. Infatti l'ipotesi, del documento ci dice che probabilmente in un'epoca molto, ma molto remota, decine di milioni di anni fa, quando i dinosauri si estinsero, in realtà una parte di essi, alcune specie probabilmente predatrici, non si estinsero del tutto. Si svilupparono e svilupparono insieme a delle caratteristiche fisiche più simili alle nostre anche, una maggiore intelligenza e di conseguenza, la creazione di strumenti, tecnologie e quant'altro. E questi vivrebbero, secondo, queste ipotesi, sottoterra. Non in un mondo parallelo, non in una dimensione parallela, ma vivrebbero in città sotterranee. A questo punto, prima di continuare con, queste immagini, alcune delle quali tra l'altro sono anche molto belle, mi viene una domanda spontanea. La voglio fare qui, davanti a voi. Parlando con molti ricercatori internazionali che si occupano di archeologia in qualche modo alternativa, mi è capitato spesso di incappare in racconti di cui non parlano nei documentari, ne parlano solo privatamente con le persone di cui si fidano. E in questi racconti, alcuni dei quali riguardano per esempio alcune delle piramidi egizie,
narrano di città sotterranee i cui rumori sarebbero udibili all'interno di alcuni monumenti speciali, che fanno in qualche modo da cassa di risonanza e si troverebbero in punti cruciali sopra proprio queste città in profondità. Vi ricorda qualcosa questo? A me personalmente mi ricorda i romanzi e ovviamente successivamente i film di Matrix, dove praticamente la civiltà umana si sviluppa, continua ad evolversi in un ciclo continuo, ovviamente che si ripete in quel caso in contrapposizione alle macchine, proprio in città sotterranee, vere e proprie città il cui rumore in determinati luoghi può essere udito persino dalla superficie. Sembra una cosa strana, insensata, un collegamento forse assurdo, eccessivo, ma in realtà non lo è affatto. Prima di proseguire con le spiegazioni, però, vi voglio portare all'attenzione una, cosa che, diciamo, in questi giorni sta facendo discutere tanto, per poi ritornare naturalmente all'argomento principale di oggi. Vi faccio vedere questo video che oggi ho postato come shorts praticamente, sul canale e che in qualche modo ci porta all'attenzione qualcosa del passato. Qualcosa del passato davvero interessante. Stiamo parlando di un video, questo di questo oggetto volante non identificato a forma di ghianda, che, in realtà sarebbe stato girato il 10 luglio 2024, anche se sta accadendo qualcosa di strano intorno a questo video, perché ci sono state oggi un paio di rivendicazioni di persone che sosterrebbero di avere fatto questo video, ma in un altro luogo e in un'altra epoca. Mi spiego meglio. Stiamo parlando di qualcosa che in realtà sarebbe stato girato in un'altra località, ma in Messico, da un messicano addirittura nel 2022. E addirittura ci sarebbe un'altra persona che sosterrebbe che questo video è stato girato a sua volta da lui, ma nel 2012. E forse altre persone stanno sostenendo la stessa cosa. Ovviamente io credo che sia molto più probabile che sia stato ripreso lo stesso oggetto in condizioni simili, cioè sopra delle basi militari, così come sarebbe avvenuto proprio in questo caso. Quindi vi porto all'attenzione quello che è successo, perché naturalmente nello short non era possibile avere maggiori informazioni, ma effettivamente, seppur limitate, delle informazioni ci sono. L'avvistamento appunto è avvenuto il 10 di luglio, quindi pochissimi giorni fa, appena 2, in una località non ben precisata del sud della California statunitense, a ridosso del confine della California messicana. Probabilmente l'avvistamento è stato fatto sopra una base militare che si chiama Miramar ed appartiene ai Marines, ma in realtà, non avendo alcuna certezza da questo punto di vista, potrebbe essere un'altra base, perché nella stessa identica zona si trova anche la famosa base navale, di San Diego, ma c'è anche la base di Chula Vista, Camp Camp Pendleton, che è famosa, tra l'altro in moltissimi film viene, mostrata, Salton Sea, che è una base dell'US Navy. Si parla di un articolo che fa riferimento ad un altro articolo scritto da un giornalista italiano che sarebbe Marco Antonellis, e questo giornalista mette a disposizione anche il video originale in rete.
In realtà stiamo parlando di qualcosa che sembra muoversi più o meno come un drone ed in effetti nella base sembra che sia scattato proprio l'allarme per un attacco aereo presunto, cioè avevano paura che un drone nemico o un drone spia stesse conducendo operazioni sopra la base. Il video è stato girato dall'esterno della base da qualcuno che passava in una strada adiacente e naturalmente questa strada adiacente, essendo più lontana dal punto di passaggio dell'oggetto, non ha, in qualche modo subito quelle che sono le conseguenze invece subite nei luoghi subito sotto l'oggetto a forma di ghianda, cioè un vero e proprio blackout. Qualora qualcuno si domandasse quindi come è stato possibile, essendoci un blackout, riuscire a fare una ripresa con uno smartphone, il motivo è questo, è la distanza dall'oggetto. Vi invito a vedere infatti un video che ho pubblicato qualche settimana fa che riguarda un avvistamento UFO straordinario che è stato fatto in Canada, il cui testimone è un membro del Dipartimento della Difesa statunitense, poiché si parla proprio di questo aspetto, cioè delle problematiche legate alle apparecchiature elettroniche, al loro malfunzionamento, ma che questo avviene solo ad una determinata distanza dagli oggetti, che quando si allontanano invece ritornano comunque a funzionare. Nel caso specifico, quindi, il blackout ha gettato nel panico i militari statunitensi che sono rimasti assolutamente inermi, non potevano fare alcun tipo di verifica, non si azionavano le apparecchiature elettroniche, quindi neanche le difese, automatiche, le difese elettroniche. E questo naturalmente la dice lunga su quello che potremmo concretamente fare in caso di una seria minaccia di questo tipo. Naturalmente questa informazione, è stata in qualche modo eclissata totalmente da, quelle che per l'opinione pubblica naturalmente sono notizie più importanti che riguardano i rischi di guerra, la situazione dell'Ucraina, della Palestina, eccetera, eccetera. Naturalmente argomenti che, seppur siano di mio interesse, in quanto mi occupo anche di geopolitica, non sono naturalmente argomenti per questa tipologia di live. E quindi siamo, davanti ad una cosa significativa, importante, avvenuta in questi giorni. Per chi si chiede quindi qual è diciamo, il legame con la questione dei criptoterrestri, ci arriveremo gradualmente. Infatti molti oggi, e comunque in questi giorni, vedendo questo video, hanno cominciato con il dire, quasi sbuffando: "Ah, un'altra tipologia di UFO, non se ne può più. Questi ogni giorno sono di tipologia diversa, sono di forma diversa". Ora, al di là di queste affermazioni alquanto stupide, ridicole, superficiali, eccetera, naturalmente non è la prima volta che viene avvistato un UFO a forma di ghianda, anzi, ne sono stati avvistati alcuni importanti, non tantissimi, almeno, di cui abbiamo testimonianza. E uno di questi è entrato nella storia. Stiamo parlando di un caso tra i più importanti di UFO crash negli Stati Uniti, cioè quello di Kecksburg in Pennsylvania del 9 dicembre del 1965. Un evento che si va a legare innanzitutto con il Kona Blu, con il documento, in quanto si tratterebbe proprio di uno di quei 9 oggetti custoditi, nelle basi segrete americane, di cui praticamente si sta procedendo a fare un lavoro di retroingegneria. Stiamo parlando dell'oggetto a forma di, per alcuni di campana, per altri a forma di pigna, ma ufficialmente proprio a forma di chianda. Quelle che state vedendo sono le immagini praticamente realizzate per gli studi del caso all'epoca dal MUFON degli Stati Uniti.
questa è una delle più famose illustrazioni che riguarda, l'oggetto che starebbe precipitando, eccetera. Da questo punto di vista, i dati che in qualche modo possono essere recuperati in diversi, siti, in diversi, canali, eccetera, riguardano però qualcosa che, diciamo ormai è andato quasi nel dimenticatoio, perché stiamo parlando di qualcosa che storicamente ormai è vecchio e molti nel mondo dell'ufologia non vogliono sentire, parlare di cose che sono ormai retrodatate. A me questo non interessa, perché se una cosa è importante va detta e non va dimenticata, eccetera. Parliamo di un oggetto che inizialmente vede lo sviluppo di una tesi, che poi diventa la tesi ufficiale della NASA, cioè che si è trattato di un, oggetto, inizialmente misterioso, poi rivelatosi un satellite spia, russo precipitato. In realtà gli ufologi da subito, e non soltanto gli ufologi, hanno invece sostenuto l'ipotesi che si trattava di un oggetto extraterrestre, e lo facevano già all'epoca prima che venisse dichiarato che si trattava di un satellite spia, quando la stessa NASA dichiarò, proprio inizio, che si era trattato di un meteorite. C'è un piccolo problema: l'oggetto, è s la diciamo la sua discesa è stata misurata in 1600 chilometri orari, una velocità impossibile per un meteorite, in quanto, le velocità dei meteoriti sono, decine, forse centinaia di volte, superiori. Oltre che, i meteoriti non rallentano, non lasciano quasi mai una scia, di fumo, soprattutto la visibile la sera, capita però quasi mai, eccetera, eccetera. Quindi tutte quelle che erano le affermazioni fatte dalla scienza ufficiale, dall'Agenzia Spaziale statunitense, dalle forze armate americane, si rivelò assolutamente impossibile. Le tesi quindi ufologiche rimangono a galla ancora tutt'oggi, e naturalmente, quindi da quel punto di vista, cioè quello della scienza, si è inventata una nuova storia, che è quella appunto del satellite spia russo, e, non riuscendo neanche con quella a convincere l'opinione pubblica, se ne inventarono un'altra. Cioè si inventarono quella che è una capsula di lancio per satelliti di un razzo statunitense, che quel giorno era partito, era precipitato, eccetera, eccetera. Ma in realtà non ci sono mai state vere smentite dell'UFO crash, non ci sono mai state vere conferme che si è trattato di una fallita missione della NASA. Al contrario, ci sono le prove documentali, ci sono le fotografie dell'epoca, come anche ritagli di giornale, eccetera. Questa invece è una scena presa da una ricostruzione documentaristica, ma ci sono delle immagini come questa e come questa, che documentano invece che l'oggetto era reale, che l'oggetto non era un satellite, non era una capsula per il lancio di satelliti, non era un satellite spia russo, non era un meteorite, ma era un oggetto anomalo con una scritta anomala. Naturalmente gli viene fatto anche un monumento, eccetera, come in questo caso, che ricorda, l'oggetto in questione. E non mancano le ipotesi che portano a pensare che addirittura questo oggetto possa essere stata la famosa campana nazista del Glocke, che, ritornata da un viaggio del tempo, sarebbe precipitata in Pennsylvania, in quella lontana data. Ovviamente, siamo davanti a delle cose che non possono essere, confermate, non possono essere smentite, probabilmente sono destinate a rimanere per come sono, almeno per qualche altro anno. Ma la disclosure che si sta evolvendo
ha preso a campione alcuni di questi UFO crash, tra cui proprio questo, e li ha inseriti in un contesto di oggetti che potrebbero non venire dallo spazio, non in senso stretto del termine, ma tecnologie che potrebbero appartenere invece piuttosto a delle forme di vita molto simili a noi o completamente differenti di carattere energetico, etereo, eccetera, che vivono nel nostro stesso spazio, ma in un'altra dimensione. E per nostro stesso spazio non intendo spazio in senso di cosmo o universo, ma in senso reale del termine, proprio lo spazio fisico, cioè sarebbero e occuperebbero gli stessi punti dove ci troviamo noi. Cioè qui accanto a me, per ipotesi, ci potrebbero essere altri 100 me stesso in altre dimensioni che stanno vivendo la loro vita facendo delle scelte differenti. E questo vale naturalmente per tutti noi, vale per tutto quello che ci circonda. Anche questa è un'affermazione che, viene fatta ormai dalla fisica da tanto tempo, che è difficile da capire, che è difficile da digerire, ma si tratta di qualcosa che sarebbe comunque supportata da delle prove, da delle, prove scientifiche. Quello che mi interessa a me farvi capire è riguardo proprio alla questione dei criptoterrestri, che questi sarebbero appunto uno dei tipi di, terrestri, perché vivrebbero in questo pianeta, ma in altre dimensioni. Inoltre, quando si parla di criptoterrestri, si parla anche di civiltà aliene che magari hanno colonizzato questo mondo, ma che per motivi X nel tempo lo hanno dovuto, abbandonare a favore dei pianeti, delle lune vicine, oppure anche in questo caso sono andati sottoterra o sono andati in altre dimensioni. E a proposito di questa cosa, mi ritorna in mente il racconto che nella scorsa live ha fatto Pier Fortunato Zanfretta, dove si parla proprio di questo aspetto, cioè del fatto che addirittura intere civiltà terrestri del passato siano state letteralmente trasportate per salvarle in altri luoghi, sia da un punto di vista di pianeta che da un punto di vista di dimensione. Cioè vivrebbero in un'altra dimensione e in un altro mondo, non siano più quindi terrestri. In questi giorni qualcuno mi ha fatto più volte una domanda in realtà, cioè: ma se questi sono terrestri, ma vivono in altri mondi, sono ancora terrestri o sono diventati extraterrestri? Allora, premessa, è importante capire che perché qui c'è un naturalmente un gioco di parole, che non siamo davanti, a una ipotesi esclude l'altra, ma una è complementare dell'altra. Se noi andassimo a vivere su Marte, per ipotesi, noi continueremmo a essere terrestri, finché le generazioni future che nascono su Marte, senza mai metter piede alla Terra, non diventeranno dei marziani. Saranno di origine terrestre, ma non saranno più terrestri. Così come se, un abitante di un pianeta di Alpha Centauri venisse a vivere sulla Terra, dopo generazioni i suoi discendenti diventerebbero terrestri. E in questo processo naturalmente fisico, ci si adegua a quello che è l'ambiente, la biosfera, i minerali, eccetera, eccetera, e quindi si cambia, si muta, ci si evolve. E questa è una cosa che non bisogna assolutamente sottovalutare. Ritorniamo alle famose immagini che vi stavo mostrando prima e che riguardano appunto la teoria dei criptoterrestri e ovviamente alle teorie rettiliane. Perché mi voglio soffermare un attimino di più su questa, questione dei rettiliani? Perché è una questione che è sempre stata toccata, è sempre stata controversa,
che oggi ritorna a far parlare di sé, soprattutto perché c'è chi, crede ciecamente a tutte le questioni legate ai rettiliani e naturalmente c'è chi invece le tende a smentire totalmente. Allora, mi interessa soffermarmi su 2 immagini. Questa qui, che fa parte della copertina di un famoso libro, ma non mi interessa in questo caso, il libro, ma mi interessa la questione a cui è legata. Ne ho già parlato nel video sui criptoterrestri, ne parlo anche qui nuovamente, su quello che è il caso Lacerta. Un altro caso controverso, importante, significativo, del quale si è parlato a lungo, si è parlato nel tempo e che in qualche modo oggi diventa più importante, acquisisce un nuovo slancio, quasi di, tra virgolette, "veridicità", in quanto stiamo parlando di un caso ovviamente presunto in cui, un umano sostanzialmente, va in Svezia, ve la faccio naturalmente breve e semplificata al massimo, a trovare delle persone che gli raccontavano di strani incontri con una figura non umana. Non credendo alla cosa, decide di darsi a questa avventura e farà un incontro con quella che sarà una femmina rettiliana che si fa chiamare Lacerta. Questa femmina rettiliana rilascia 2 importanti interviste lunghissime che messe insieme sono circa 4 ore di registrazione video. E si parla di una civiltà sotterranea che si sarebbe evoluta proprio dai dinosauri, esattamente come ci dice l'ipotesi dei criptoterrestri. Peccato che stiamo parlando di una cosa che è stata scritta alla fine degli anni '80, primi anni '90 e che fu divulgata tramite un canale internazionale che aveva anche un sito italiano, non esiste più questo sito purtroppo, e che, attirò l'attenzione mediatica tanto da arrivare in televisione, tanto da essere oggetto di discussioni di podcast radiofonici, di interviste a coloro che riportavano, la notizia, a marea di articoli che furono diffusi ovunque, nei blog, nei forum, nei siti, eccetera, proprio sull'argomento. E si parlava di abitanti sottoterra, di abitanti evolutisi dai rettili, e nasce il mito dell'Homo Saurus, che è questo che vediamo, che tra l'altro, se non ricordo male, c'è un museo da qualche parte negli Stati Uniti dedicato apposta a questa cosa, che si sarebbe evoluto da dei dinosauri, piuttosto piccoli comunque, non dai, come si dice, i gigantosauri, per usare un termine da Jurassic Park. Siamo davanti quindi a, un qualcosa che ciclicamente ritorna, non è assolutamente una novità come ce la vogliono dipingere. Al contrario invece, è importante capire che si tratta di qualcosa che ha delle fondamenta, delle radici, che va presa seriamente e che quindi, deve essere qualcosa che viene discusso e, deve diventare un qualcosa su cui fare ricerca. Adesso vi mostro un, video a cui ho dovuto togliere l'audio, quindi, vi chiedo di prestare attenzione ai sottotitoli che trovate direttamente in, italiano. Questa, qualcuno si ricorderà, era una immagine che qualche anno fa ha girato abbondantemente per raffigurare un presunto, anzi una presunta Anunnaki.
Queste sono tutte brevissimi pezzi di interviste di personaggi, come dicevo prima, che hanno lavorato nel mondo, delle forze armate, del Pentagono, del Dipartimento della Difesa, oppure scienziati, medici, ministri della difesa come in questo caso, eccetera, che hanno fatto delle dichiarazioni eclatanti, che le hanno fatto di recente. Colgo l'occasione per ringraziare naturalmente UFO Alien Channel che, mi ha passato questo e un altro video che vedremo. Vi invito quindi a seguirli, su TikTok, e un ringraziamento quindi speciale per avermi passato e dato il permesso di mostrare i propri video con, naturalmente i sottotitoli italiani. Questo è ovviamente un video più generico, possiamo dire, e naturalmente nel prossimo che vedremo più avanti, c'è un argomento più specifico. Vediamo il colonnello Carnell, di cui vi ricordo, insieme anche a quello dell'ammiraglio Tim Gallaudet, del maggiore David Grush, del dottor Nolan, eccetera, li trovate tutti quanti in versione completa le interviste sul canale UFO News GL. Okay, allora vi mostro anche l'altro. È lo stesso. Vabbè, allora, inconveniente, recuperiamo tra poco. Allora, quindi vi dicevo, vi leggo una cosa che riguarda una intervista importante che c'è stata pochi giorni fa. È stato registrato di fatto un podcast, e in questo podcast è stato ospitato uno dei ricercatori statunitensi più importanti del mondo ufologico moderno, ma soprattutto il fondatore del movimento di esopolitica, cioè Michael Salla, il dottor Michael Salla. Giustamente in questa intervista emerge la questione del Congresso degli Stati Uniti, cioè la questione della disclosure, eccetera, eccetera. Ma c'è un'altra cosa di cui la maggior parte di noi non sono a conoscenza, che sta avvenendo sempre al Congresso degli Stati Uniti in parallelo a quella che è la disclosure UFO, a quelle che sono le dichiarazioni ufficiali che vedremo poi tra qualche istante dei media, e naturalmente a quella che è la situazione globale di crisi e rischio, naturalmente di guerra. Cioè che sono state varate, o meglio sono al varo delle leggi al Congresso che riguardano l'obbligo di leva militare negli Stati Uniti. Io non so quanti di voi ricordano che la leva militare era stata abolita praticamente da tantissimo tempo. Il Congresso degli Stati Uniti sta invece approvando in questo periodo leggi per reintrodurre la leva militare obbligatoria in tutti gli Stati Uniti, e la legge prevede in un primo momento l'arruolamento obbligatorio di tutti, gli uomini tra i 18 e i 26 anni. E in un secondo momento la leva obbligatoria persino per le donne, cosa che non era mai accaduta. Ma quale potrebbe essere lo scenario possibile che possa aver portato gli Stati Uniti a fare questa cosa?
Le ipotesi sono tante, alcune delle quali naturalmente le vedremo qui proprio in questa intervista che vi riporterò in alcune parti salienti, perché c'è comunque un problema con il video che non riesco a farvi vedere, ma ho il testo, quindi ve lo posso dire quantomeno a voce. Ci sono state numerose pubblicazioni in questo periodo nei media del mainstream, tutti che dicono essenzialmente le stesse identiche cose, cioè chiedono come mai questo collimare tempistico tra le leggi sulla leva obbligatoria, le crisi internazionali col rischio di guerra in Ucraina e in Medio Oriente e a Taiwan e naturalmente il fenomeno degli UFO costantemente crescente, la questione della disclosure e l'ipotesi criptoterrestre. Non è una cosa che me la sto tirando dal sacchetto o dal cappello. È una notizia che qui in Europa non è oggetto di discussione, ma nei media statunitense se ne parla ogni giorno, in ogni momento e dappertutto, cioè anche i talk show addirittura affrontano, l'argomento con delle domande, seppur fatte in modo limitato, a livello di tempo. E tutti i mainstream parlano e chiedono se gli alieni stiano attualmente vivendo realmente tra di noi, se stia per accadere una massiccia invasione aliena, se stiano vivendo e lavorando tra di noi e stiano per rivelarsi. Non è uno scherzo, ragazzi. Negli Stati Uniti se ne parla costantemente, sempre di più. Alcuni dei mainstream sono lì a martellare dalla mattina alla sera. E non lo dico io, lo dicono i ricercatori che stanno rilasciando interviste, tra cui lo stesso Michael Salla, che dice ad un certo punto di una di queste interviste come si può tornare indietro di diversi decenni, negli anni '90, quando i primi ricercatori hanno iniziato a riportare la pianificazione di un'invasione aliena falsa, facendo riferimento indiretto al famoso Blue Beam Project di Serge Monast, che ovviamente, Serge Monast ha improvvisato, cioè non è che l'ha preso da un qualche documento, non esiste una documentazione ufficiale, eccetera. Però forse dietro quelle affermazioni qualcosa di vero c'era, che non riguardava minimamente gli ologrammi e la questione portata avanti da Sergio Monast, ma ben altro che vedremo gradualmente, passo per passo, in questa puntata. Cioè la pianificazione di un'invasione aliena falsa, non olografica. Questo era qualcosa che era già scritto nei libri come pianificazione di un tempo futuro. Michael Salla dice: "Penso che ora siamo a quel punto in cui un evento alieno falso sarebbe necessario per avere centinaia di migliaia, forse addirittura milioni di americani coscritti per combattere contro un nemico interamente costruito dallo Stato profondo, dal deep state, quello che vuole combattere Donald Trump, contro un nemico interamente costruito, dicevo, addirittura si parla di laboratori, per dirigere l'attenzione dei cittadini americani nella direzione che loro vogliono, così concentrati su una finta invasione aliena per farci radunare intorno ad una causa comune ed ottenere quindi centinaia di migliaia o milioni di coscritti da impiegare in qualsiasi scenario. E ovviamente non c'è cosa migliore di avere un figlio, un nipote in una presunta guerra, quale questa sia,
per rendere l'opinione pubblica di una famiglia, di un gruppo più vasto, di un'intera società, di una popolazione, di una nazione, eccetera, favorevoli a quella causa e presi da quella causa in modo assolutamente cieco, senza neanche sapere se è tutto vero o tutto falso. E quindi in questo caso chi fa l'intervista chiede: "Ma come farebbero a farci credere che siamo sotto attacco dagli alieni? Quali prove presenterebbero per farci credere che stia effettivamente accadendo qualcosa del genere?" E le domande sono lecite, sono importanti. Gli americani supporterebbero questo? Supporterebbero economicamente e con i propri figli una guerra di questo tipo? Penso che sia per questo, lui risponde, che hanno modificato il sistema del servizio selettivo per rendere il servizio militare obbligatorio per i 18-ventenni in automatico. Al momento la legislazione o il disegno di legge, se qualcuno non crede a questa cosa o pensa che sia una notizia farlocca, il disegno di legge è stato appena approvato venerdì scorso e incluso nel National Defense Authorization Act per il 2025 e riguarda al momento solo i maschi. Poi continua l'intervista: "La giustificazione data in un documento pubblico dal National War College", attenzione questa è una fonte, "un anno fa è che guardando al conflitto dell'Ucraina ci sarebbe bisogno di grandi formazioni di combattimento in futuro. Ma gli analisti, quando affrontano l'argomento, si chiedono come questo sia possibile, perché quello che è il paese con le maggiori spese militari del mondo, cioè che da solo copre un quarto delle intere spese militari mondiali, che spende 21 volte la spesa militare statunitense e 9 volte russa e 9 volte quella cinese, che sono rispettivamente la seconda e la terza potenza mondiale militare in termini di spese economiche, che ha l'aeronautica più grande del mondo e più potente del mondo, un sistema missilistico che è pari solo a quello russo, la più grande flotta e, la più grande aeronautica di marina, uno dei più grandi eserciti del mondo, ma che in una guerra usa principalmente proprio quell'aeronautica, proprio quei droni, proprio quei sistemi missilistici e il meno possibile le truppe di terra. Allora perché richiamare da quello che risulta addirittura nell'arco di forse 2, 3 anni 10.000.000 di persone? Non stiamo parlando di una cifra così, stiamo parlando di 10.000.000 di persone da aggiungere alle attuali forze armate statunitensi che si aggirano intorno ai quasi 4.000.000 includendo tutte le forze armate. Solo l'esercito conta, se non ricordo male, ma poi qui ne parla proprio Michael Salla, 1.300.000, 1.400.000. E attenzione, non si parla di un arruolamento da dividere nelle varie forze armate. Si tratta di arruolamento per l'esercito atto alla difesa del territorio statunitense, dell'integrità statunitense. Attenzione perché queste sono informazioni molto importanti. Questo potrebbe essere per centralizzare il potere nelle mani di coloro che all'interno del complesso militare industriale, che vogliono manipolare l'intero sistema, poiché molti di loro sono preoccupati proprio per la retorica in campagna elettorale da Trump, che ha detto più volte di volere continuare quello che aveva iniziato, cioè lo smantellamento del deep state e la soluzione di tutti i conflitti mondiali. Immaginatevi se non ci fossero più conflitti mondiali cosa potrebbe fare l'apparato militare industriale. Cioè perderebbe i fondi, non avrebbe più senso che esiste e via discorrendo.
cosa che il complesso militare industriale naturalmente non può, volere, non può desiderare. Quindi sono costretti a fabbricare nemici, così come hanno fatto finora nel tempo con l'Iran, con l'Iraq, con l'Afghanistan, la Corea del Nord, la Siria, la Libia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cosa potrebbero fabbricare in questo caso che costringerebbe persino un'eventuale amministrazione Trump contraria a tutto questo a fare un passo indietro e a farne invece uno avanti proprio in quella direzione? Se hai centinaia di migliaia di forme di vita programmate, o come si usa dire oggi criptoterrestri, cioè abitanti, della Terra ma non umani, che emergono da strutture sotterranee in tutto il territorio statunitense, in tutta l'America, avresti bisogno di molti più uomini per fronteggiare il problema e difendere la nazione. E qui Michael Salla fa dei numeri e dice che gli attuali membri dell'esercito statunitense, solo esercito, sono 1.300.000 e che l'arruolamento prevede di creare 10 milioni di coscritti. I numeri non sono indicativi. È sempre Michael Salla che dice una cosa molto importante. Nel 1960 è stato scritto un libro chiamato Il rapporto da Iron Mountain, che concettualizzava che il complesso militare industriale avrebbe avuto bisogno di fabbricare una o più minacce extraterrestri, utilizzando esclusivamente sempre il termine alieno. Spero vi ricordate che c'è una sottile differenza, io lo dico sempre, tra il termine alieno che indica il non autoctono e il termine extraterrestre che è specifico solo esclusivamente invece per chi proviene dal di fuori del nostro pianeta e quindi da altri mondi. Con l'evoluzione della società verso la pace, come sta secondo me no, ma avvenendo in questo momento, il complesso militare industriale cercherebbe quindi sempre nuovi modi di fabbricare guerre per perpetuare se stesso. È stato speculato che a un certo punto sarebbe stato necessario creare una minaccia extraterrestre aliena, ma aliena costruita, cioè non reale, una finzione, per permettere al complesso militare industriale di continuare a produrre armi e prosciugare le risorse finanziarie per perpetuarsi all'infinito. Siamo arrivati quindi al punto in cui qualcosa del genere forse potrebbe essere realizzato. Non dimentichiamo che sono 30, forse 40 anni che, interi programmi scientifici si dedicano negli Stati Uniti alla clonazione, all'ibridazione e ad una serie di esperimenti biologici, eccetera, molto discutibili e spesso totalmente segreti. Modificando il sistema di servizio selettivo affinché i giovani tra i 18 e i 26 anni vengano obbligatoriamente reclutati, si ottiene un sostegno pubblico massiccio, perché tutti avrebbero l'interesse diretto se tuo figlio, se il figlio di tuo figlio, quindi tuo nipote, se tuo fratello o tuo padre sono in guerra o devono andare in guerra contro un nemico costruito di cui non sai assolutamente nulla. Ovviamente è una ipotesi, ma come tutte le ipotesi del mondo ufologico si va a collegare ad altre questioni, come per esempio la famosa testimonianza di Carol Roslin, segretaria e amica di Wernher von Braun, quel Wernher von Braun che dopo la seconda guerra mondiale diventa il direttore del dipartimento di missilistica della NASA e realizza per la NASA proprio quelle, strutture e naturalmente la missilistica che porterà
l'uomo sulla Luna, l'uomo nello spazio e via discorrendo. Non stiamo parlando di, cose sconclusionate, eccetera, ma stiamo parlando di cose invece importanti. Ehm, naturalmente, diciamo che è opportuno forse che vi rinfresco anche un attimino la memoria su quella che è la questione ufologica in generale, ma da un punto di vista non terrestre, con delle immagini che probabilmente qualcuno di voi si ricorderà perché le ho già mostrate sia in TV che nella mia trasmissione, che, naturalmente qui sul canale. Ma prima di proseguire, naturalmente uno stacco di 8 secondi, bevo, ci ritroviamo tra un attimo. In queste immagini noi vediamo, ovviamente alcune sono dei frame presi da dei video abbastanza importanti, abbiamo delle immagini, o appunto dei frame di oggetti volanti intorno alla Luna o nello spazio. Giusto per ricordarvi che il fenomeno UFO non è solo un fenomeno di chi osserva il cielo da terra, magari si ferma con la macchina, eccetera, e riprende o vede un oggetto in aria anomalo. Questi oggetti vengono ripresi in orbita intorno ad altri pianeti, intorno al Sole, eccetera. E non possono quindi essere il frutto della nostra tecnologia, non almeno quella che noi conosciamo e diamo per scontato. Infatti, praticamente siamo davanti a un fenomeno che ha dell'incredibile, c'ha una marea, di roba che in qualche modo, va, ad alimentare, a fomentare la questione ufologica, per quanto riguarda gli avvistamenti fatti dagli astronauti sulla Luna, in orbita intorno alla Luna, avvistamenti fatti con telescopi amatoriali, professionali, semiprofessionali dalla Terra rivolti alla Luna, di oggetti che entrano ed escono anche a flottiglia, eccetera. Oggetti in orbita intorno ad altri pianeti come per esempio, più di ogni altro, Marte e Saturno. E Saturno tra l'altro non è che è così, vicino, da poter pensare chissà cosa. Ma c'è stata una persona che, ovviamente vi darò delle notizie tra qualche momento, che ha detto delle altre cose che si vanno a ricollegare alla questione dei cripto terrestri, forse in modo molto generico, ma comunque in modo significativo, e che si vanno a legare in qualche modo proprio ad una presunta civiltà lunare, proprio a quei seleniti di cui vi ho fatto degli esempi, ehm, poco fa, e che in qualche modo, diciamo, ci fanno forse sorridere. Ma, nonostante io magari possa non esser d'accordo con determinate ipotesi, di anche personaggi eminenti del mondo dell'ufologia, però sono convinto che devono avere il loro spazio, devono essere comunque, discusse, divulgate, eccetera, proprio per quella verità, come ho detto in apertura di questa puntata, che non ha padroni, che, non tiene conto minimamente di quello che è il nostro pensiero, il nostro desiderio, eccetera. La verità è verità, è lì in attesa di essere scoperta e naturalmente di essere divulgata. Okay, allora, un attimino. La Luna è una centrale di vigilanza. Questo titolo è il titolo di un'intervista fatta da uno dei personaggi del mondo ufologico statunitense e forse internazionale più famoso e naturalmente, più importante da un punto di vista
documentaristico e giornalistico. Stiamo parlando della famosa giornalista Linda Moulton Howe. Afferma che la Luna è una macchina intelligente che osserva e controlla la Terra. Possiamo spaziare dal prendere alla lettera quello che lei ha detto con questa frase, cioè che si tratta di un oggetto costruito, oppure che al suo interno o sulla sua superficie, e questo secondo me è più plausibile, ci possa essere un'intelligenza che osserva. E il riferimento anche qui è generico, perché non ci sta dicendo sono gli alieni, possono essere gli alieni, può essere un'intelligenza artificiale o forse qualcos'altro. Linda Moltonò è una giornalista investigatrice e ha vinto un premio Emmy, che è uno dei più importanti premi giornalistici. Ha recentemente pubblicato video incredibili. Spesso, questi girano su TikTok, purtroppo non possono essere fatti vedere al di fuori del contesto documentaristico perché, vengono subito bloccati per questioni naturalmente legati al copyright. Afferma appunto che la Luna è una macchina simile a un computer che guarda, osserva e controlla la Terra. Questa dichiarazione l'ha fatta davanti alle telecamere di una emittente che è la UAM-NTV. Nel 1962 ci dice, Gordon MacDonald, uno scienziato della NASA, quindi dell'ente spaziale statunitense, pubblicò uno studio che affermava: "In realtà sembra che la Luna sia più simile a un corpo vuoto, che si comporta in modo diverso da una sfera omogenea, quindi piena". A favore di questa teoria, altri 2 scienziati, russi in questo caso, Mikhail Vasin e Aleksandr Shcherbakov, hanno pubblicato un articolo su una rivista sovietica Sputnik intitolato "La Luna e la creazione dell'intelligenza aliena". Un titolo che apre nuovi quesiti e che in qualche modo si va a legare anche in questo caso, all'argomento di oggi. La teoria proposta dai 2 esperti offre argomenti che spiegano innumerevoli enigmi che circondano la Luna e la sua creazione. Non dimentichiamo che una delle ipotesi più importanti di criptoterrestri riguardano proprio gli abitanti della Luna o una popolazione abitante della Terra che si sarebbe spostata all'interno sulla superficie lunare. Il loro articolo scientifico aveva sollevato numerose domande sulla Luna e la sua formazione, che nessun altro scienziato ha osato porre in quel momento. Dopotutto, i massimi esperti erano convinti che i terrestri fossero l'unica specie intelligente nell'universo. E qui, purtroppo, ahimè, nasce spontanea anche la battuta che forse se siamo gli unici esseri civilizzati dell'universo, in realtà la vita intelligente non esiste. Cos'è successo a Neil Armstrong e gli altri andati sulla Luna? Dice sempre la nostra cara giornalista. Il primo uomo sulla Luna, in particolar modo, ehm ci ha portato a vedere uno scenario in cui molte cose sono cambiate a livello sia della personalità degli astronauti che di altri fattori subito dopo il loro ritorno dalle missioni Apollo. Questo ha indotto alcune persone a pensare che non sono mai stati sulla Luna, che si sono trovati coinvolti in una truffa di qua e di là. Non mi interessa parlare di questa questione, ma mi interessa sottolineare che tutti quanti hanno tentato di parlare di vita extraterrestre, hanno tentato di divulgare informazioni su loro presunti incontri con UFO o addirittura alieni durante le missioni Apollo e che sono stati costantemente messi a tacere. Non dimenticate quello che vi ho raccontato
anche in alcune live e soprattutto nel video, che parla della disclosure del 2001, in particolar modo dell'intervista a Donna Hare, che lavorò per diversi anni proprio alla NASA e che ebbe a che fare direttamente con gli uffici dove arrivavano le informazioni e soprattutto le fotografie alla NASA, che venivano costantemente censurate o addirittura bruciate dai servizi segreti, poiché si vedevano costantemente, perché monitorati di proposito, alieni e astronavi extraterrestri, tra virgolette, UFO. Alcuni di essi, come Gordon Cooper, per esempio, furono costretti a lasciare la NASA perché stavano parlando troppo. Altri, come lo stesso Neil Armstrong, diventarono taciturni, si chiusero in sé e abbandonarono ad un certo punto, il volo, la NASA e tutto quanto, magari dedicandosi a tutt'altra cosa. Alcuni di essi, come Armstrong, erano stati avvertiti dopo, aver visto, forse aver avuto addirittura in alcuni casi si presuppone contatti, di non parlare della presenza extraterrestre. Probabilmente perché dovevano giocarsi questa carta in una situazione ben diversa. Naturalmente di questa cosa che vi ho riportato e raccontato esiste un video documentario che spero, in qualche modo vedremo in futuro se riesco a ripostarlo magari su TikTok UFO News GL, che forse è l'unico luogo dove è più difficile che viene censurato e venga bloccato. Non è impossibile, ma ci possiamo comunque provare. Quindi siamo davanti ad una questione che, come vedete, ha molte, ma moltissime sfaccettature, che riguarda il fenomeno UFO, riguarda, studi, e ricerche storiche, riguarda personaggi del mondo dell'ufologia, riguarda questioni scientifiche, tecnologiche legate al passato, eccetera, eccetera. E questo naturalmente, apre tutta una serie di possibilità. Siamo infatti in un periodo di cambiamento radicale a livello globale, ci troviamo davanti ad una crisi che probabilmente non ha eguali a livello storico, almeno in memoria nostra. Una crisi che vede una costante spaccatura a livello mondiale di persone che si piegano davanti a qualcosa, indipendentemente da quale sia questo qualcosa, e persone che non si piegano davanti a niente. Persone che credono in tutto, persone che non credono in niente. Persone secondo cui, ogni prova è veritiera, e persone secondo cui nessuna prova è sufficiente, e via discorrendo. Ma allo stesso tempo siamo davanti a un periodo di cambiamenti globali, radicali. La disclosure sugli UFO sta portando in qualche modo, a parlare di argomentazioni importanti come quella alienologica, come quella ufologica, come quella, dei criptoterrestri, quella dei progetti segreti, della retroingegneria, dello sviluppo tecnologico, ma anche quello dei viaggi spaziali, di tecnologia, per viaggi superluminali o VARP, oppure il teletrasporto, cose che siamo abituati a vedere magari nei film e nelle serie TV di fantascienza, ma che in realtà sono, delle cose che la scienza sta portando ormai avanti, in modo abbastanza importante e significativo da decenni, in alcuni casi addirittura dagli anni '80, in altri casi magari da un solo decennio, forse anche meno, come per esempio per la velocità a curvatura, per il motore impossibile, e via discorrendo. Ma dobbiamo tenere in considerazione alcune cose. Io purtroppo non ho il libro a portata di mano perché, non ce l'ho qui con me, altrimenti ve lo avrei mostrato e ve l'avrei indicato. Ma ci sono dei ricercatori, degli scienziati, che però venivano etichettati come filosofi, e quindi
il loro modo di pensare veniva etichettato come pseudoscientifico o addirittura come racconto fantastico, già dagli anni '30 del 1900. Negli anni '30 del 1900 tantissimi autori scrivevano di vita extraterrestre, di civilizzazioni extraterrestri e anche dei seleniti, dei marziani e via discorrendo. Ora, una domanda nasce spontanea: perché dopo gli anni '30 c'è stato soprattutto dopo gli anni '40 poi un improvviso ehm, improvviso recesso di quelli che sono gli interessi, le ricerche e gli studi verso quella che è una materia, in espansione nel mondo scientifico, quasi come se gli fosse caduta la ghigliottina di sopra che improvvisamente ha impedito a molti di procedere in quella direzione. Perché quando ogni volta, anzi, che succede che c'è una ripresa nei decenni, si ricomincia a parlare molto di più dell'argomento, c'è qualcosa che cala e gli dà una batosta, come successe per esempio alla fine degli anni '60 e nella prima metà degli anni '70, dove in tutto il mondo si parlava normalmente di fenomeno UFO, dove si parlava di vita extraterrestre, di possibilità di andare negli altri mondi, eccetera, eccetera. Persino negli show più banali della televisione italiana, quelli proprio commerciali per intenderci, era diventato abitudine parlare di questi argomenti, dare le news. Anche i conduttori, più divertenti possiamo dire, e di questo ci sono dei video che lo dimostrano, attenzione, Corrado, Pippo Baudo, eccetera, a volte davano degli annunci in tal senso. Mi è rimasto impresso un video che circola ormai forse da 1 anno nuovamente, è un video di fine anni '60 se non ricordo male, che vede, Corrado, quindi per chi all'epoca era presente, o è appassionato di TV, si ricorderà uno dei più importanti presentatori, conduttori della televisione italiana, che durante un talk show parla di UFO. Che annuncia addirittura fa l'annuncio di un importante avvistamento, in una località, adesso non ricordo dettagli di particolari, ma molto interessante capire che dopo quel periodo improvvisamente c'è di nuovo un calo dell'opinione pubblica, un calo dell'interesse verso l'argomento. Ma non è l'opinione pubblica che non si interessa più all'argomento, è l'opinione pubblica che non ha più gli strumenti per assorbire le informazioni utili per mantenere la soglia di attenzione sull'argomento al giusto livello, cioè quello che ti porta a novità, a news, scoperte, e mantiene quindi acceso il tuo interesse nei confronti di una determinata cosa. Ma questo perché chi sta dall'altra parte della barricata, cioè i potenti, diciamo, del Pentagono, che se non sono loro che comandano, che non vogliono che si diffondano determinate informazioni, con la scusa del panico, con la scusa della follia collettiva, ma soprattutto perché l'accettazione di determinate cose, la divulgazione di determinate cose, porterebbe a scoperte che cambierebbero il paradigma umano di questa società, portando certe cose al collasso, altre all'evoluzione, e tra le cose che porterebbero all'evoluzione sarebbe la perdita del denaro, la perdita della necessità di acquistare la propria libertà, il proprio cibo, eccetera. Diventerebbe tutto lineare, partendo dall'energia, in quanto è molto legata alla questione della disclosure, alla questione dell'energia, ehm, diciamo di propulsione dei veicoli spaziali,
che stiamo parlando di un presunto progetto spaziale segreto statunitense come il Solar Warden, oppure vogliamo parlare di UFO di origine extraterrestre, intraterrestre, extradimensionale, o che vogliamo parlare di oggetti di plasma o biologici, eccetera, poco importa. Parliamo di sviluppo energetico che ci porterebbe all'abbattimento dell'inquinamento, a un consumo praticamente pari di inquinamento zero a consumi altissimi, senza uso di risorse, quindi senza danni, senza scavare, eccetera, eccetera, alla portata di tutti a costo zero. Immaginate solo questa cosa che rivoluzione farebbe a livello globale, quanto potere toglierebbe al deep state e naturalmente a chi comanda nel mondo, politico e militare, tutto l'establishment da quale lato lo vogliamo vedere, lo vediamo. Quindi, come potete vedere, dalla questione dei criptoterrestri addirittura si arriva a parlare di guerra futura contro i criptoterrestri, di guerra causata dal nostro comportamento di, utilizzo spropositato di risorse terrestri, di danni al pianeta, di danni alla biosfera, di distruzione attraverso la sperimentazione di armi nucleari, di creazione di centrali nucleari che inquinano, scorie radioattive, eccetera, eccetera, che si ripercuoterebbero, ma questo lo dicono anche molti contattisti, eccetera, naturalmente per chi segue queste correnti di pensiero che, ci hanno ammonito tantissime volte, e questo sarebbe lecito sia da parte di extraterrestri che da parte di esseri extradimensionali, in quanto a livello energetico, proprio perché parliamo di atomi, si andrebbe a influenzare anche le dimensioni parallele. Ovviamente, quindi siamo davanti a questa ipotesi tirata in ballo da Michael Salla, che ci porta addirittura alla questione della clonazione di esseri non umani, la creazione di esseri simili umani o addirittura di umani ma alieni, che un giorno verranno utilizzati per creare la guerra delle guerre a livello, di territorio americano e forse del mondo intero. Ovviamente io non vi ho parlato di tutta la l'intervista di Michael Salla, ma c'è un punto in cui parla anche dell'Europa, in quanto alleati degli Stati Uniti verrebbero coinvolti direttamente. E non a caso, proprio in questo periodo, in molti paesi europei si sta ristabilendo la leva o si sta chiedendo un maggiore arruolamento di volontari. È lecito pensare che ci possa essere il rischio della guerra alle porte con altre potenze, altri paesi, eccetera, e quindi il tutto può essere semplicemente giustificato da questo, e quindi la visione del dottor Salla potrebbe soltanto essere un'ipotesi che non troverà mai alcun riscontro. Sta di fatto però che, come vi ho detto all'inizio, tutte queste cose vengono rilasciate gradualmente in un certo ordine, che ci ha portato dalla cosa più astratta, più improbabile, più lontana, fino ad arrivare alla cosa invece a noi più vicina, fino ad arrivare addirittura ad una cosa che occupa il nostro stesso spazio. E questo qualcosa potrebbe un giorno essere a noi ostile, e forse magari in tempi di cui abbiamo perso la memoria lo sarebbe già stata ostile. Non dimentichiamo che la nostra mitologia, soprattutto quella moderna ufologica, che si rifà a storie più antiche, come quella di Atlantide, di Lemuria, di Mu, eccetera, eccetera, dove si parla di civiltà perdute, dove si parla di civiltà che si sono autodistrutte o che si sono distrutte tra di loro. Non dimentichiamo che spesso a livello globale si parla di contatti con esseri che vengono da sottoterra,
Per esempio gli uomini formica degli Hopi. A tal riguardo vi invito a vedere, c'è un video apposito di almeno 30 minuti dove parlo proprio di questo in specifico, mostrando anche i vari, pittogrammi e pitture rupestri, eccetera, proprio del popolo degli Hopi riguardo a questa cosa e naturalmente della famosa profezia di Blu Cacina. Vi ricordo quindi che, non è una novità che si trovino, petroglifi o, pitture rupestri, eccetera, un po' in tutto il mondo che parlano, di esseri alieni, spesso giganti o molto piccoli, con caratteristiche assurde, con le ali, esattamente come quelli che vengono descritti nel documento sui criptoterrestri. E la stessa cosa l'abbiamo attraverso delle tribù africane che raccontano nella loro mitologia di esseri rettiliani che vivono sottoterra e che mangerebbero addirittura in alcune situazioni persino gli esseri umani, di cui riporta molte informazioni, ma ci sono anche dei video che circolano in rete. Spero di potervene fare vedere il prima possibile un paio qui sul canale, che sono stati documentati, portati avanti e messi per iscritto in alcuni libri importanti da diversi ricercatori del mistero, ufologici, eccetera, di fama internazionale. Naturalmente, quindi, ci sono poi creature che, come per esempio il Mothman, su cui faremo una live dopo l'estate con, l'amico ricercatore Roberto Lombardini, come promesso, ad alcuni utenti, che, tenderà ad approfondire anche, quella presenza che ha molte cose in comune comunque con delle divinità antiche, come per esempio il dio Farfalla, che troviamo in Val Camonica, ma anche con personaggi dei fumetti moderni, con, gli angeli, con figure, demoniache, con le arpie e altre questioni, del passato legate a figure mitologiche, presenti nella maggior parte delle culture e che sarebbero riconducibili, per esempio, anche in questo caso, forse a contatti con civiltà celate, ma a noi molto vicine. Per esempio gli Etruschi parlavano di demoni blu, gli dei indù spesso sono della pelle blu, in altre culture si trovano, nelle culture arabe, i Jinn, ma anche nella cultura moderna cinematografica, per esempio gli alieni per antonomasia legati alla Terra, forse un messaggio non tanto subliminale, cioè gli Avatara, come gli Avatar praticamente cioè gli Avatar del film, come gli Avatara indù, sono gli abitanti di un pianeta fantascientifico, Pandora, che non è poi così differente per certi aspetti dalla nostra Terra, ehm, e anche a livello mitologico. Ma lì ci sarebbe da aprire tutto un discorso e un dibattito particolare. Allora, ragazzi, non potendovi fare vedere quel video, c'è un'altra cosa che mi interessa raccontarvi, perché quando parliamo di criptoterrestri abbiamo detto che parliamo anche della possibilità che, alcuni, forse superstiti, viene detto nel documento, possono essersi trasferiti in altri C'è un personaggio della storia del mondo dell'ufologia che è molto controverso, che io prendo con le pinze, ma che è diventato famoso a livello globale, è apparso in tantissimi documentari, che è John Lear, ex pilota della CIA, che dichiarò che gli astronauti statunitensi andarono sulla Luna già nel 1962, ben 7 anni prima, del primo uomo sulla Luna,
ben 4 anni prima della prima missione lunare dell'Apollo. Secondo queste controverse affermazioni che lui ha usato fare nel tempo, la NASA avrebbe utilizzato proprio delle tecnologie aliene provenienti da un velivolo, quindi uno dei velivoli extraterrestri, precipitato sulla Terra nel 1953. Vi dice qualcosa? A me sì. Infatti uno dei più importanti UFO crash della storia che vengono documentati nell'ambiente ufologico e che oggi sono oggetto di discussione pubblica proprio da insider del governo, del Pentagono, eccetera, sempre statunitensi naturalmente, e che hanno divulgato informazioni a tal riguardo, confermando non solo che c'è stato realmente l'UFO crash e che si è trattato di un'astronave extraterrestre, ma del recupero dell'oggetto, dei corpi e della retroingegneria fatta su questo velivolo, che sarebbe quella forse da cui sono state recuperate più tecnologie di tutti, in pratica. Trovate un video apposito su questo argomento qui sul canale UFO News. John Lear è una figura di spicco con un background storico abbastanza ricco e sfaccettato, ha fatto una marea di cose, è abbastanza particolare, è famoso per i suoi record aeronautici, ne mise ben 18 di velocità a livello mondiale, pilotò 150 tipi di velivoli diversi, tra cui, se non erro, anche l'aerospia U-2, proprio per la CIA. L'esperienza di John Deere nel mondo praticamente lo portò a diventare famoso anche nella questione ufologica, in quanto pilota e quindi osservatore diretto in cielo di fenomeni straordinari. E ottenne ovviamente dei premi, di cui uno importantissimo e tra l'altro molto raro dalla Federal Aviation Administration. Nonostante la sua scomparsa nel 2022, quindi abbastanza recente la sua data di morte, le sue affascinanti teorie in qualche modo, soprattutto quelle sulle esplorazioni spaziali, sul fenomeno UFO e la vita extraterrestre, hanno contribuito ad ampliare la nostra comprensione delle possibilità che naturalmente si celano oltre i confini del nostro pianeta. E a ridaglie di nuovo entriamo nella questione sia aliena extraterrestre che criptoterrestre. A partire dagli anni '80, infatti, per tutti gli anni '90, John Deere ha intrapreso un percorso controverso di divulgazione di informazioni molto sensibili, in alcuni casi anche è quasi stato perseguitato per questo. In un'intervista radiofonica al programma Coast to Coast, rilascia la dichiarazione scottante che praticamente ha testato scalpore in modo definitivo tra le sue. Dichiara che nel 1953 un velivolo alieno si schianta negli Stati Uniti. Secondo quanto affermato dal noto scienziato Dan Burish, l'essere extraterrestre a bordo, che si chiamerebbe EBE-3, Joe Road, poi trascritto sui documenti come praticamente J. Road, è diventato famoso con questo nome, è stato catturato dalle forze aeree americane che ne hanno sfruttato la tecnologia e naturalmente la fisiologia per costruire astronavi da utilizzare, quindi astronavi in questo caso terrestri. Nel 1962 aggiunge, pur non raggiungendo la velocità della luce, gli Stati Uniti, quindi sempre secondo lui, erano in possesso di velivoli ispirati a quelli alieni, capaci di raggiungere la Luna in un solo ora. Questo permetteva quindi di effettuare viaggi regolari verso Marte, sin dal 1966. E qui non ci crederà nessuno. Ho seri dubbi pure io effettivamente sulla cosa, però
il personaggio che lo diceva è un personaggio di tutto il rispetto, eccetera. Anche se il sospetto che fosse un debunker è comunque, diciamo, legittimo. Le missioni Mercury, Apollo e Gemini e le altre successive non sono state altro che un diversivo, una messa in scena per coprire la vera esplorazione spaziale molto più rapida e molto più significativa di quello che si può immaginare. Secondo questa teoria, infatti, il vero scopo delle missioni è stato solo distogliere l'attenzione del pubblico da quello che stavano realmente compiendo, cioè la creazione di basi lunari da dove lanciare l'esplorazione spaziale verso gli altri pianeti. È sempre lui che dice che nel 1966 gli Stati Uniti avrebbero già raggiunto Marte e che da quel momento avrebbero esplorato la maggior parte dei pianeti del sistema solare, per pianeti, lune, eccetera, scoprendo che in alcuni di essi vi era vita simile a quella terrestre. E anche qui vi dice qualcosa? Vita simile a quella terrestre, cioè significa simili a noi in tutto e per tutto. Ancora una volta si ritorna alla questione criptoterrestre. Secondo alcune teorie, le foto scattate dall'Apollo 8, 10 e 11 nel 1971 e pubblicate nel libro della NASA SB246 hanno mostrato evidenze di una presenza aliena sulla Luna. Ma queste foto, che si dice siano state poi successivamente cancellate dalla NASA, non si capisce per quale motivo, oggi avrebbero mostrato città, basi spaziali, tubi, strade, addirittura vegetazione all'interno di cupole e persino un'atmosfera con una gravità interna pari al 66% di quella terrestre, con sorgenti luminose, attività di estrazione mineraria e un reattore nucleare a sostegno della, struttura. Poi si dilunga in questioni che veramente sfociano nella fantascienza, tra virgolette, mi ricordano in qualche modo il, mio romanzo di fantascienza che a questo punto vi consiglio anche la nell'acquisto, Cronache dallo spazio, Marte e il pianeta degli antenati, che riguarda proprio quelle questioni legate a, Marte ed in particolar modo proprio quelle questioni, di colonizzazione, di, diciamo, strutture minerarie, energetiche, eccetera, che dovrebbero esserci necessariamente in caso di una colonizzazione, quindi naturalmente di una terraformazione marziana. Quindi siamo davanti a qualcosa che veramente sfocia nella fantascienza. Verso la metà degli anni '50 il padre di John Lear è stato coinvolto in un progetto, fate attenzione a questa cosa perché questa è storia, altamente segreto riguardante la tecnologia dell'antigravità. Questa tecnologia rivoluzionaria, che sfrutta principi fisici ancora non del tutto compresi, naturalmente rimane avvolta nel mistero sino ai giorni nostri. Ma vi invito a vedere un mio articolo sul mio sito internet che è www.statodiemergenza.com, poiché, nel sito, che si chiama comunque UFO e misteri dal mondo, trovate, quest'articolo che parla di un brevetto depositato all'omonimo ufficio statunitense dall'US Navy direttamente, dove si parla di un oggetto triangolare nero radar assorbente a propulsione elettrogravitazionale capace di raggiungere velocità superluminali, cioè più veloce della luce, che non è solo il motto di Superman. Quindi naturalmente continua a fare tutta una serie di dichiarazioni, tra cui per esempio andiamo sulla Luna nel 1900 già dal 1962.
abbiamo condotto missioni lunari segrete prima della missione Apollo. La popolazione di Marte, attenzione, lui parla di popolazione di Marte, cosa che ricorda molto, e anche qui, come vedete, si va a collegare a tutta un'altra cosa, alle dichiarazioni del ex direttore dell'Agenzia Spaziale e della Difesa Spaziale Israeliana, Escher, il quale dichiara proprio della presenza statunitense, israeliana e di altri paesi alleati sul territorio di Marte all'interno di base in cui si collabora con gli extraterrestri. E noi troviamo già negli anni 80 e 90 proprio Lear che dice che su Marte c'è una popolazione autoctona, quindi aliena a noi, di 600 milioni di individui che sono esattamente come noi. Questa affermazione quindi ipotizza l'esistenza di una civiltà marziana da una parte, simile a quella umana, con una popolazione numerosa e caratteristiche fisiche, intellettuali, comportamentali, sociali comparabili alla nostra. Ecco che ritorniamo di nuovo alla questione dei criptoterrestri. Racconta poi che un uomo avrebbe raccontato a lui di lavorare su una componente di un'attrezzatura mineraria che doveva essere inviata sulla Luna. Anche qui sembra di sfociare nella fantascienza. La vastità del meccanismo, racconta, era tale, in termini di progetto, che per poter visionare la sua costruzione quasi ultimata, si doveva viaggiare con un aereo sopra. Praticamente ci si doveva passare sopra con l'aereo. Allora, la cosa che in qualche modo rende più interessanti queste affermazioni, che sembrano appunto fantascientifiche e assurde, è che sarebbero secondo lui state corroborate da diversi testimoni che avrebbero lavorato ai progetti, che sarebbero stati in missione, sostenendo addirittura di essere stato lui stesso su Marte. Cita tutta una serie di personaggi del mondo ufologico, del mondo militare, ingegneristico, eccetera, giusto per citare alcuni nomi: il colonnello Filippo Corso, David Wilcock, Glenn Steckling, Henry Deacon e Gilbert Levin, nomi che sinceramente non ho approfondito, ma i quali vengono citati più volte da appunto lui e anche da altri personaggi. Questi individui non sono semplici curiosi, eccentrici, quindi gente comune, anzi ricoprono spesso ruoli di primo piano nel campo della ricerca spaziale, oppure sono famosi ufologi, conoscitori di molti aspetti ancora parzialmente occulti e segreti, e la loro posizione li rende testimoni oculari di eventi straordinari che contrastano con la narrativa ufficiale diffusa dai media, ancora una volta quindi dal mainstream. Cosa che ci porta a affermare che sembra quasi che il mondo che ci circonda in realtà viene definito come nei romanzi e nei film, come ho detto all'inizio, la matrix media, per il loro ruolo nel controllare e manipolare costantemente l'informazione. Ragazzi, via alle domande. 8 secondi di stacco, ci vediamo tra un attimo e cominciamo con le domande. E rieccoci. Allora, Paolo Arrigo. Quindi sulla Luna, sia sulla Luna che su Marte siamo stati e senza l'aiuto di nessuno? Questa è una domanda che ha molteplici risposte. In primo luogo bisogna capire chi afferma cosa e di conseguenza allora rispondere. Sicuramente sia per la NASA, sia
per tutti gli altri enti spaziali, sia per gli ingegneri aerospaziali, per gli astronauti, per molti ufologi e per la maggior parte degli scienziati siamo stati sulla Luna. Che ci siamo stati tutte le volte che hanno detto è già più discutibile. Che siano state fatte tutte le cose che sono state dette è già più discutibile. Che, non ci siano andati più, anche questo per me è discutibile. Che non ci siano andati prima mi sembra improbabile, ma anche questo è discutibile. Morale della favola, quindi, la mia personale opinione è che sostanzialmente su Marte forse sì, ma non lo possiamo provare in alcun modo. Ma se pensiamo che il programma Solar Warden sia veritiero, necessariamente dobbiamo pensare che questo, ehm, abbia portato appunto sulla Luna e naturalmente oltre. Ehm Sulla Luna ne sono sufficientemente sicuro. Ho fatto diversi video che dimostrano che molte tesi del complotto, fanno acqua da tutte le parti, che sono basate su dati parziali, che hanno informazioni errate, punti di vista sbagliati o che mancano completamente di informazioni. Ne farò altri perché mi sono pervenute altre informazioni importanti. Quindi, è un argomento che tornerò a discutere sicuramente dopo l'estate, quando poi non lo so. Se faremo qualche live naturalmente al riguardo lo saprete, in anteprima. Alessandro, io l'avevo già fatta, ma le ripeto. Tu farai un video dove parli di Giorgio Adamski, lo ritieni attendibile o un ciarlatano? Allora Alessandro, le domande, come ho sempre detto, le faccio fare alla fine perché non posso leggerle mentre parlo. E quindi ti chiedo comprensione, ma, sarebbe assurdo interrompere un discorso per rispondere a ogni singola domanda e sarebbe una costante distrazione, per me leggere la chat, soprattutto quando sono solo, perché magari quando c'è un ospite un occhio lo riesco a dare. Ho già fatto un intero video di quasi 40 minuti su Giorgio Adamski che ti invito a vedere. Per me, lui ha iniziato realmente facendo degli avvistamenti, ma poi c'ha costruito tanto sopra. Più di questo preferisco non dirti e ti rimando, lì dove potrai constatare con prove alla mano, attraverso le sue foto, attraverso i video, attraverso le analisi e attraverso una serie di cose che, appunto, danno delle certezze, assolute. Allora Maia, allora, perché non inviano robot umanoidi sulla Luna e nello spazio? Qualche anno fa, non ricordo esattamente l'anno, ci scrissi comunque un articolo in un mio precedente blog, era già in fase di progettazione un robot, ehm, pilotato in remoto, in pratica un corpo sostituto, cioè, in pratica l'astronauta rimaneva a terra e, si muoveva all'interno di una sorta di esoscheletro, con il quale mandava i comandi al robot che si trovava in orbita o sulla Luna, eccetera. Lo scopo era proprio quello di, creare dei robot che potessero, compiere le stesse azioni che compierebbe un astronauta, ma, nella totale sicurezza, in quanto non si va incontro a quelle radiazioni e quelle problematiche cosmiche, diciamo, del vuoto siderale, che poi non è vuoto, che sono appunto pericolose per una forma di vita biologica, almeno con le tecnologie limitate che noi abbiamo, quelle diciamo conosciute canoniche, eccetera. Il perché non sia ancora stato fatto, questo
è un punto interrogativo che mi pongo pure io, perché la tecnologia in realtà sarebbe pronta già da alcuni anni e non escludo che venga utilizzata, ma non ci venga detto nulla. Mentre i robot più in generale sono già utilizzati, ma sin dagli anni '60, forse addirittura dagli anni '50. Le prime sonde che scesero su Marte, per esempio le Viking, erano sonde robotizzate. Non erano veri e propri robot, ma comunque erano sonde robotizzate. Molte di quelle che ancora vagano nello spazio sono sonde robotizzate. I criptoterrestri possono rientrarci con le creature raccontate in Africa, credo Matva. Allora, non solo ti dico di sì, ma ti dico che quando parlavo di, rettiliani delle tribù africane, facevo proprio riferimento a questo mito. Quindi sì e sì, assolutamente sì. Che i cinesi sappiano qualcosa di più del lato nascosto della Luna e non lo dicono? Mah, allora innanzitutto secondo me del lato nascosto della Luna, bene o male, le agenzie spaziali tutte quante sanno qualcosa in più rispetto a quello che dicono. Su questo non ci piove, sono abbastanza sicuro e so quello che dico. Diciamo che è molto improbabile che se io, che sono in concorrenza contro di te e ho la possibilità di arrivare prima in un luogo, renda poi le, informazioni di dominio pubblico se non c'ho nulla da guadagnare. Anzi, ci avrei da perdere perché io ci ho messo soldi, ci ho messo tempo, progettazione, lavoro, impiego, risorse e quant'altro. Ho finalmente ottenuto un risultato che mi ha portato davanti a te nell'esplorazione spaziale, perché ti devo fornire delle informazioni quando tu non ci stai mettendo niente di tutto quello che ci ho messo io e normalmente non condividi le informazioni scientifiche? Perché per esempio la NASA, o meglio non la NASA, il governo americano non è che condivida tutte 'ste informazioni scientifiche con gli altri, attenzione, Quindi, non credo proprio che funzioni in questo mo credo che sappiano già perfettamente quello che ci sta dal lato oscuro della Luna, ma per il semplice fatto che già le missioni Apollo, le prime missioni lunari che hanno circumnavigato la Luna l'hanno fotografata, anche se non ci sono atterrati nel lato oscuro. Quindi ci sono già fotografie da metà degli anni '60, che riguardano questo. Poi comunque nel lato oscuro ci sono andate già le sonde indiane, ci sono andate le sonde giapponesi, eccetera. Anche se non sono atterrate sulla superficie, comunque hanno scattato fotografie ad altissima risoluzione. Quindi il problema non è il cosa c'è, il cosa sanno, il problema è il cosa c'è e non ci dicono, che è un discorso ben diverso. Potrebbe essere che esistono tutte queste teorie del complotto riguardo la Luna, semplicemente perché hanno trovato cose che poi hanno deciso di non raccontarci? Ma sicuramente sì, e ci hanno fatto secondo me tantissimi film con piccole chicche di verità all'interno che, ci hanno raccontato delle storie attraverso Hollywood, in particolar modo, che non abbiamo compreso fino in fondo, perché o convinti negazionisti o convinti credenti ciechi e quindi non riusciamo magari a cogliere quei dettagli importanti che sono nascosti all'interno dei singoli film, ma ce ne sono tantissimi che parlano della Luna. Ehm, un Uno degli ultimi che hanno fatto, per esempio, è stupendo da questo punto di vista, sia dall'aspetto complottistico che da quello dell'intelligenza artificiale, delle, culture estinte, che tra l'altro anche in questo caso si ricollegano ai criptoterrestri.
anzi, che praticamente saremmo noi stessi che ci siamo rievoluti da zero, eccetera. I russi perché non hanno detto niente se gli americani non sono stati sulla Luna? Allora, qui parliamo solo di teorie. La teoria sostiene che i russi saprebbero che gli americani non sono andati sulla Luna e quindi li terrebbero sotto scacco perché potrebbero divulgare le prove in qualsiasi momento e potrebbero quindi sputtanare sostanzialmente gli americani. Io penso che se fosse stato così, lo avrebbero già fatto non una, ma decine e decine di volte per centinaia di motivi differenti. Quindi, io sono convinto che sulla Luna ci sono andati e quindi non credo che ci sia questo ricatto internazionale. Non lo escludo del tutto, credo che ci sia. Allora, se nella genetica dell'essere umano sembra esserci qualcosa di alieno, c'è mai stato modo di averne consapevolezza e raggiungere accedere a tale memoria in qualche modo? Allora, da quello che so io a livello scientifico, noi siamo alieni, nel senso che il nostro DNA ha delle caratteristiche che non hanno niente a che fare con la maggior parte delle forme di vita di questo mondo, ma basta guardarci e metterci a confronto con qualsiasi altro mammifero terrestre, mhmm, non c'entriamo nulla. E ritorno a quei famosi scienziati considerati filosofi degli anni '30 come Desiderius Papp, che sostenevano che, diciamo che l'uomo, segue un'evoluzione e che tra 1.000.000 di anni praticamente avrà delle caratteristiche che se tu le vai a confrontare con quelle dei famosi alieni grigi, in realtà sono praticamente sovrapponibili. Della serie che in realtà, siamo noi gli alieni che veniamo dal futuro, solo che non ci riconosciamo perché abbiamo subito tutta una serie di mutazioni dovute ai cambiamenti astronomici, dei luoghi dove siamo andati a vivere, eccetera, che ci hanno naturalmente condizionato. Ti ricordi le domande in maiuscolo? Grazie Giorgio, ma me l'ero completamente dimenticato. Allora, giusto. D'ora in poi vi chiedo la cortesia a tutti quanti di scrivere le vostre domande in maiuscolo, in maniera tale che non si confondono le domande che vi fate tra di voi con quelle che fate a me direttamente. Danilo: se ipotizziamo di essere andati su Marte o anche sulla Luna frequentemente, dobbiamo supporre l'esistenza di una tecnologia segreta dai 50 anni, poco costosa, molto efficace. Chi lo dice è Elon Musk? Chi lo dice che Elon Musk non lo sappia già? Diciamo che siamo davanti ad una situazione, abbastanza complessa, perché se ci dobbiamo attenere a quella che è la nostra conoscenza dei fatti, e allora stiamo parlando di fantascienza e barzellette. Se dobbiamo dare adito alle cose di cui abbiamo parlato, siamo davanti a, diciamo, questioni che cambiano radicalmente il punto di vista e di conseguenza anche le domande e le risposte. Chi ci dice che Elon Musk non fa parte di un gioco, un piano più grande di, creare delle aspettative a lungo termine, ancora una volta per coprire altri progetti spaziali? Chi ci dice che in realtà non sa perfettamente che con quegli strumenti non si può andare nello spazio e bisogna tirarla per le lunghe? Faccio degli esempi pratici. Già negli anni fine anni '90, primi anni 2000 si parlava di future missioni umane su Marte e c'era addirittura, una sonda che poi si è schiantata, adesso non mi ricordo come si chiama, che poi si è schiantata sulla superficie, che portava i nomi di 1.000.000 di terrestri, tra cui c'era anche il mio nome, tra l'altro, che erano i piloti della futura esplorazione spaziale.
persone che furono selezionate con determinati criteri dalla NASA che, furono mandate così. Assolutamente inutile ovviamente come invio. Morale della favola, quindi c'era già la propensione alla colonizzazione di Marte. Non dimentichiamo che già nella fine degli anni '50 si parlava di basi militari permanenti sulla Luna e di colonizzazione di Marte per la sopravvivenza dell'umanità. In ogni caso, anche tralasciando le tesi che abbiamo visto, parlare di Marte, eccetera, ehm, alcune tecnologie in realtà potrebbero già esistere dagli anni '60, dagli anni '70, alcune dagli anni '90, degli anni 2000. La tecnologia del Solar Warden, se fosse vera, esiste dagli anni '90 e quindi dagli anni '90 in teoria, secondo quella tecnologia, saremmo capaci di fare viaggi interstellari. E quindi ovviamente la colonizzazione di Marte diventerebbe assolutamente una sciocchezza da un punto di vista di distanze. Ma la cosa che mi interessa sottolineare di più è che quando parliamo di colonizzazione di Marte, vi ricordo che già nel 2010-2012 si parlava di prima missione umana su Marte, di colonizzatori che sarebbero andati a vivere su Marte. E ci fu addirittura la gara d'appalto per fare questo. Dopo che furono selezionati i primi 50 astronauti e cominciarono l'addestramento, persone di tutto il mondo, dopo che furono creati gli habitat per simulare il tutto, non se ne parlò più completamente. È finito tutto nell'oblio. Perché? Perché chi deve sapere a che livello sono e cosa realmente fanno o possono fare o devono fare o non possono fare e non devono fare, ha bloccato tutto. Quindi non mi meraviglierei se, anche se spero non sia così, se tutte queste missioni di Starship, eccetera, non abbiano reali fini concreti. D'altra parte quello che stanno facendo finora, a parte qualche volo sperimentale, è mettere i satelliti Starlink in orbita. Quindi allora, oh Paolo, questa sera ti sei attenuto una sola domanda. Visto che c'è stata questa affermazione che ci sono questi criptoterrestri, chi ha detto questa cosa che ci sarà uno scontro allora innanzitutto nessuno ha affermato che ci sono, ma gli scienziati hanno detto che c'è un 5% di possibilità che questa ipotesi sia vera, che è una cosa completamente differen e in secondo luogo lo hanno affermato attraverso un documento ufficiale, che però non è visto di buon occhio, né dai social, né dai media, né dalla comunità scientifica internazionale. Detto questo, è una teoria di Michael Salla, quella che vi ho letto, condivisa da probabilmente un'altra dozzina di, ricercatori, ufologi, eccetera, di fama mondiale, probabilmente sanno qualcosa che non dicono, però più di quello che ho detto non è di dominio pubblico, insomma. Vediamo se ci sono altre okay. In futuro farai una puntata sull'argomento del teletrasporto? Allora Maia, sul teletrasporto in sé da solo sicuramente no, perché è un argomento che penso si possa liquidare con tutte le informazioni possibili in 10, 20 minuti. Una puntata dedicata magari a queste tecnologie come il teletrasporto, ehm, i prototipi elettrogravitazionali, eccetera, tecnologie presumibilmente sperimentate attraverso la retroingegneria da oggetti volanti non identificati, perché no? Sicuramente sì, ma se ne parla comunque sicuramente dopo l'estate, probabilmente non prima di dicembre, perché come ho detto l'altra volta la programmazione già fino a novembre è completa, tranne qualche speciale che magari farò di martedì o eventualmente anche di altri giorni della settimana, qualora ci fossero notizie veramente importanti ehm,
da dire al momento, insomma. Allora, Gabriella, sul Necronomicon di cui avete parlato con Roberto Lombardini, leggendo il libro si parla di esseri descritti come mostruosi, che vivrebbero nascosti praticamente in dimensioni parallele. Allora, Gabriella, domanda lecita, affermazione e domanda lecite, e ti dirò di più, non solo in altre dimensioni, ma anche in Antartide e sotto l'Antartide. Quindi calza a pennello esattamente proprio con anche l'altra puntata che abbiamo fatto con Roberto Lombardini riguardo all'Antartide. In effetti, parlando di criptoterrestri, avrei dovuto affrontare l'argomento anche da un punto di vista dell'Antartide, ma sono sincero, non ho avuto il tempo di organizzarmi, diciamo, anche quello aspetto, quindi non escludo che possa fare un'altra live prossimamente in cui affronterò l'argomento anche da questo punto di vista. Sì, comunque quando si parla di criptoterrestri si parla di esseri extradimensionali, che possano essere quelli citati in testi come il Necronomicon o altri, io non ho dubbi che è possibilissimo, cioè, anzi sono convinto che molte creature della mitologia, che sono non sporadiche, cioè che ne so, che esistono 3, 4 opere di un'intera cultura che per esempio gli Etruschi o i Greci, che raffigurano una cosa e allora si può pensare che sia semplicemente un mito. Ma quando una figura è presente centinaia, migliaia di volte anche in oggetti di uso quotidiano, questo pensiero diventa un po' più improbabile. È molto più facile invece che si tratti di qualcosa che realmente vedevano, esattamente come accade per esempio con le figure antropomorfe e gli astronauti della Val Camonica, così come succede praticamente ovunque nel mondo, con per esempio petroglifi e raffigurazioni di vario genere. Ehm, quindi sì, per me c'è assolutamente un qualcosa in comune tra le varie tipologie di creature mitiche presenti nelle culture antiche, presenti in testi antichi come il Necronomicon, eccetera. Uhm, mh, questa suppongo che sia pure per me, ma vi ricordo di scrivermi le domande in maiuscolo. Poco tempo fa Cirami affermava che non c'è nessun documento ufficiale che confermi la sua esistenza e del duello con alieni dichiarato da Schneider. Sono uscite novità ufficiali? Premessa, Luca, che mhmm, non so delle affermazioni di Massimo Cirami e ovviamente è una domanda questa che avresti dovuto porre direttamente a lui. Per quanto mi riguarda, che non esistano prove sulla questione di Schneider e della base di Dulce è sempre un discorso di punto di vista. Allora, se parliamo di prove documentali, rilasciate ufficialmente dal governo, non mi risulta che ce ne siano, per quanto riguarda il famoso caso di Schneider. Per quanto riguarda la questione Dulce, sì. Per quanto riguarda, la questione di Schneider, però esistono i suoi racconti, le sue testimonianze, ehm, con anche il mostrare le ferite dovute a intenso calore e radiazioni che non possono essere state fatte con armi e tecnologie di uso terrestre di quell'epoca. Il racconto suo fu confermato anche da un'altra persona, se non ricordo male. Lui è morto per quelle ferite, eccetera, eccetera. Quindi comunque ci sono per me delle prove, poi, per qualcuno possono non esserlo, perché magari ci si attende per prove di avere dei documenti cartacei per le mani. Per me, i documenti cartacei non sono la cosa più importante, al contrario di molti ricercatori, ma ci sono prove decisamente molto più importanti dei documenti cartacei che possono anche essere stati scritti in malafede o con degli errori, via discorrendo.
Allora, vi ricordo le domande in maiuscolo e ovviamente col punto interrogativo, perché altrimenti non ci capisco niente. Cosa ne pensi del cronovisore Vaticano? Allora, per prima cosa il cronovisore non sarebbe del Vaticano, ma sarebbe custodito in Vaticano, che è una cosa diversa. Che possa esistere una macchina del tempo che ci permette di vedere le immagini di un'altra epoca come fossero contemporanea, per quanto possa sembrare assurdo, secondo me è plausibile, soprattutto se teniamo in considerazione gli esperimenti di remote viewing, ehm, documentati, assolutamente veritieri e accertati, fatti negli Stati Uniti, dove persone con capacità particolari riescano a vedere addirittura quello che fanno esseri in altri pianeti. Non vedo perché una tecnologia ben congeniata e sviluppata, che imita magari queste stesse capacità, non possa fare lo stesso e addirittura imprimere un'immagine. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio nelle documentazioni dove si parla di remote viewing, e non ricordo, ma probabilmente questa cosa era scritta anche nel documento del Project Kona Blu, in realtà si parlava di sviluppo di una tecnologia che permettesse ai viaggiatori interdimensionali di scattare delle immagini da far vedere da questa parte direttamente a chi non aveva quella capacità, attraverso invece chi ce l'aveva. Quindi per me sì, possibilissimo. Allora, ma se le foto secondo Masuko sono false, mi pare allora, ragazzi, che per qualcuno una prova sia falsa o una prova sia vera, scusate se ve lo dico francamente, non me ne può fregar de meno. Cioè non è che perché una persona giudica una cosa falsa o vera vuol dire che sia falsa o vera. È un po' come il discorso che ho detto all'inizio sulla verità. La verità non guarda le ideologie, non guarda la corrente politica, non guarda la religione, non guarda quello che credete o quello che ipotizzate, non gliene può fregar de la verità è verità. Lo riconfermo nuovamente. Tutte le prove che vengono mostrate, anche quelle fotografiche, sono discutibili. Parlo di prove che vengono date a supporto della tesi che si trattavano di foto di studio. E nel momento in cui la NASA ha già affermato almeno 15 anni fa che la metà delle foto sono state fatte realmente in studio dopo le missioni, tutte quelle migliori, per ottenere buoni risultati, memorabili risultati, poiché le condizioni per scattare fotografie della superficie lunare erano catastrofiche, spesso non funzionavano le macchine fotografiche o smettevano di funzionare dopo poco tempo, eccetera, tra l'altro io tutte queste attrezzature le ho viste di persona e quindi ne parlo con cognizione di causa, cioè stiamo parlando veramente di tecnologie che rispetto alla nostra conoscenza erano primitive e con tutte le protezioni di questo mondo si trovavano in condizioni estreme. Quindi, fotografie e video di bassa qualità sono originali, gli altri sono stati fatti dopo, ma sono stati fatti di proposito. Per non parlare del fatto che le prove degli allunaggi sono state fotografate dalle sonde indiane, da quelle giapponesi, da quelle cinesi, persino da quelle russe. E tra l'altro l'allunaggio cinese proprio dei giorni scorsi ha confermato un errore madornale di valutazione dei negazionisti degli allunaggi, portando, quella una di quelle che era le prove assolutamente più importanti dei complottisti riguardo all'impossibilità dell'atterraggio dell'EM sulla Luna, e smentendola categoricamente guardando l'allunaggio del modulo cinese. E ha fatto le stesse identiche cose, non generando quelle stesse identiche conseguenze che gli altri si aspettavano per il LEM.
e che quindi non erano presenti né nell'EM né nell'allunaggio cinese e neanche in tutti gli altri. Ora non voglio stare lì a entrare in merito alla questione del vero o non è vero, perché mi sembra ancora a oggi nel 2024 dibattere questa cosa mi fa solo sorridere, per non dire ridere. Mi sembra ridicolo, come mi sembra ridicolo, quando etichettano tutte le missioni spaziali come finzioni, fatte sott'acqua negli Stati Uniti, quando sfiderei qualunque essere umano a galleggiare in mezzo all'acqua senza annegare per decine di minuti, muovendosi come in assenza di gravità, senza una tuta spaziale, facendo degli esperimenti e cancellando l'acqua che ti sta davanti. E ricordo a tutti, anche a quelli esperti di grafica che magari intraprendono certe questioni, che la tecnologia attuale è più evoluta, quella cinematografica, che ci immerge full immersion all'interno di qualunque scenario, una cosa non può fare: eliminare l'acqua che abbiamo davanti ed eliminarla totalmente in tutta la sua traccia. Se noi siamo in acqua, l'acqua non si può togliere, o quantomeno non si può togliere la fluidità dell'acqua. Quindi come si possono dichiarare certe panzane assurde? Oppure gente qualunque con i propri telescopi e le proprie macchine fotografiche che fotografa il passaggio della ISS, cioè la Stazione Spaziale Internazionale, davanti alla Luna, oppure gente che alza gli occhi in cielo la sera e vede questo puntino bianco che viene scambiato per UFO, ma poi noi ufologi gli spieghiamo con documenti in mano che si tratta del passaggio della Stazione Spaziale Internazionale che sta passando a tale quota, a tale distanza, dall'orizzonte, che la sua visibilità ha una certa magnitudo, che questa magnitudo aumenta man mano, arriva in verticale per poi diminuire di nuovo, bla bla bla, bla bla bla. Però c'è ancora chi continua a dire che non c'è nessuna stazione spaziale internazionale. A me sembra certe volte di avere a che fare con i bambini, che se una cosa non la prendono in mano non c'è, perché non la vedo, quindi non c'è. Andiamo avanti. Ovviamente ci scherzo su, ma veramente la cosa sta diventando, ridicola. Poi che forse nel '69 non siano scesi realmente sulla Luna la prima volta, potrebbe anche essere, che abbiano coinvolto, personaggi di fama mondiale, per girare delle scene, possibilissimo per stessa ammissione della NASA. Ma anche lì, probabilmente dopo l'estate uscirà un video che smentirà categoricamente una delle cose più importanti che vengono dette per smentire gli allunaggi, ma non dico altro al momento. Allora, andiamo avanti. Che è successo? La Luna si sta allontanando, ipotizzi un motivo al di là della, risposta cosmica. Non lo so. Sinceramente, mhmm, io credo che sia una questione di orbita e basta, cioè non credo che ci sia qualcosa di alternativo o supplementare, perché altrimenti la corsa dell'allontanamento della Luna sarebbe molto molto più rapida. Quindi no, non credo che ci sia null'altro. Allora, i criptoterrestri possono comprendere anche possibili entità acquatiche? Sì, l'ho detto all'inizio,
che non ho approfondito l'argomento, ma come ho detto riguarda anche l'Antartide, ma riguarda anche gli oceani. Potrei farvi alcuni esempi, per esempio in fondo ai laghi, ma anche, diciamo in fondo all'oceano spesso vengono avvistate vere e proprie creature, e su questo sono stati fatti anche dei film. Uno di questi per esempio è bellissimo tra l'altro, è Abyss, film ormai già un po' vecchiotto, ma sempre stupendo, che riguarda proprio questo settore. Una ipotesi per esempio è stata fatta dall'ammiraglio Tim Gallaudet al largo della California. C'è un'ipotesi che vede in una base al largo nelle Eolie, un'altra che parla dell'Adriatico, una del triangolo delle Bermuda, una del triangolo del diavolo, eccetera, eccetera. A questo si potrebbero legare anche, secondo me, alcune ipotesi sui Sirenidi, sulle sirene, anche se sembra che stiamo andando su un altro. A tal fine vi ricordo che l'avevo consigliato in una delle prime puntate questo libro, I file uso della Russia, di Paul Stonehill e Philip Mantel, che spero quanto prima di riuscire a ospitare qui in trasmissione, che riguarda proprio questo, riguarda sia i file degli UFO sottomarini che, di, diciamo, esseri avvistati per esempio nei laghi, in Russia, in profondità, negli oceani, eccetera, eccetera. Al Ziggurat. Cosa ne pensi del programma della NASA l'allunaggio di Artemis 3 posticipato al 2026? Ecco, questa è una domanda che mi sono posto spesso pure io, perché, diciamo che in teoria sarebbe andato tutto bene, quindi non ci sarebbe secondo me una motivazione valida affinché si rimandi una cosa così importan L'unica cosa che io ritengo plausibile è che ci sia in atto qualcosa di talmente importante da mettere a rischio tutta l'organizzazione della missione e quindi la riuscita della missione stessa. Potrei azzardare a pensare che questo problema sia tutto terrestre. Probabilmente per via dei rapporti con la Russia, eccetera, anche perché in questo momento ci sono delle tensioni proprio anche nel settore aerospaziale e, non escluderei che c'è un problema anche all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Sai perché molte persone dicono così? Perché ci sono dei video degli astronauti a bordo della stazione che far capire che c'è una montatura. Allora Paolo, io conosco perfettamente molti di questi video. Allora, una cosa è pensare che una scena o addirittura una missione sia una messa in scena. Una cosa è pensare che sia tutta una messa in scena, sono 2 cose diverse. Che ci siano delle anomalie che lasciano pensare che alcune scene siano state girate all'interno di uno studio cinematografico con il telo verde o blu, eccetera, questo è innegabile. Tanto quanto è innegabile che a falsificare questi video, a mettere in rete quelli falsi, con scene sovrapposte, e mi è capitato di vederne, con persone finte nascoste dietro il mobiletto che si vedono compiere l'azione, eccetera, quelle sono tutte scemenze. Ma che ci siano delle anomalie riscontrabili che fanno pensare che alcuni video siano girati negli studio, quello è vero. Allora ragazzi, intanto vi do lo stop alle domande perché c'ho un caldo infernale, ho dovuto spegnere i ventilatori per non fare rumore e quindi
mi sto letteralmente squagliando, sciogliendo. Allora, hai mai sentito l'ipotesi che Phobos sia cavo e ipotizzavano un'astronave? Sì, certamente. E questa ipotesi risale all'epoca dell'esplorazione dei proprio dei satelliti marziani e l'esplorazione della superficie di Marte con le sonde Viking. E poi ci furono le sonde russe, ma parlerò in futuro comunque di quest'argomento, che, fotografarono le famose ombre su Phobos, le ombre lunghe chilometri di un'astronave sigariforme, addirittura forse un pezzo dell'astronave, eccetera, eccetera. Parleremo, in un video apposito di questo argomento, anche se l'ho già accennato in un video in cui parlo dei video, nello spazio sostanzialmente. Ehm, e niente, quindi e questo è quanto. Quindi vi comunico in anticipo che prossimamente, se riesco a organizzare una live sempre sulla questione criptoterrestre, ma riguardo magari più specifico la questione dei mari e la questione dell'Antartide, magari se riesco anche a coinvolgere, qualcuno che diciamo è più addentro all'interno di una di queste questioni, perché sono comunque delle ramificazioni, non si può sapere il 100% tutto di tutto. Ehm, diciamo che quindi proverò a fare quest'altra live. Ovviamente se nel frattempo ci saranno novità importanti dalla parte della disclosure, eccetera, si procederà anche in tal senso. Per quanto riguarda la mia opinione riguardo a tutto quello che, abbiamo detto, allora io sono convinto che ci sia realmente una minaccia extraterrestre o, criptoterrestre. Di quale entità non lo so. Sono altrettanto convinto che c'è un erroneo modo di vedere questa minaccia extraterrestre da un punto di vista sociale e militare, in quanto si tende a uniformare tutto un meccanismo che in realtà invece ha delle divergenze nette. Perché è ovvio che se noi parliamo con i militari di una questione tattica, strategica, di spazio aereo, di difesa nazionale, eccetera, non solo per gli Stati Uniti, ma per qualunque altro paese, è logico che un traffico aereo sconosciuto, tra virgolette "pericoloso", perché questi oggetti è capitato che urtano un elicottero, un aereo in volo, oppure addirittura ne causano dei problemi, eccetera. Così come attraverso Wikileaks, che spero che ricominci, ma è impossibile, a pubblicare, la famosa guerra del 1984 nei territori nel mare antistante all'Antartide con il Cile e l'Argentina, dove una dozzina di flotte sotto una missione internazionale, diedero la caccia a degli UFO giganteschi, triangolari, neri, che uscivano dal mare e rischiavano di affondare le navi perché causavano praticamente degli tsunami che travolgevano persino i traghetti passeggeri. E questa è una cosa documentata da Wikileaks, per cui non bisogna pensare alla minaccia solo come un discorso invasore. Ci devono sterminare o cose del genere, perché non è di quello che si sta parla. Mentre dal punto di vista sociale, abituati alla fantascienza hollywoodiana, probabilmente, come dice il dottor Salla, per creare un plausibile nemico del futuro, ci abitua ad un certo canone. E non dico che è impossibile, dico che è più improbabile, per motivi che ho spiegato e rispiegato tantissime volte nelle live, ma come per esempio il fatto che ci sarebbero metodi decisamente molto più efficaci, molto più rapidi, molto meno dispendiosi, eccetera, eccetera, con come per esempio, virus, epidemie, gas, che ne so, sconvolgimenti climatici, devastazioni planetarie utilizzando comete, meteoriti,
meteore, bolidi, tutto quello che vogliamo, eccetera, eccetera, che sicuramente sarebbe molto più efficace, molto più semplice, meno dispendioso, eccetera, eccetera. E mi state continuando a fare domande, vediamo se vi posso rispondere, però fermatevi per favore. No, non ho trovato ancora documenti, ma, ci sono più di 30 milioni di documenti della CIA che devono essere ancora declassificati, quindi non mi meraviglio che siano là in mezzo. Allora, Zigura, USA e Russia, se non ricordo male, hanno un piano di collaborazione tra loro in caso di presenza extraterrestre. Tu per caso ne sai qualcosa? Allora, in realtà, non credo che questo piano sia mai stato messo in atto, cioè non credo che sia mai stato legalmente parlando, firmato. Si parla di un'idea interessante che venne portata avanti dal presidente Reagan insieme al presidente Gorbaciov, e che doveva essere il frutto di una sequenza di, come possiamo dire, di documenti bilaterali che dovevano essere firmati nel tempo seguendo un programma preciso, che era partito con la firma dello Start 1, poi dello Start 2, poi doveva continuare con lo Start 3 che se non erro non fu firmato per il disarmo nucleare, eccetera, eccetera. Nel frattempo c'erano stati il discorso all'ONU di Reagan che trovate qui sul canale Ufonews integrale con i sottotitoli, e c'era stato anche l'altro discorso che quasi nessuno conosce, sempre di Reagan, che parlò, non mi ricordo se in un'università o un college statunitense, e fece un discorso tra l'altro anche parzialmente più completo rispetto a quello che fece all'ONU. Sapevo che c'era una collaborazione durante la guerra fredda, negli ultimi anni della guerra fredda, che non fu mai messa per iscritto, dove si consentiva ai velivoli, ehm, di un certo tipo di sorvolare alcune aree del rispettivo paese, tra virgolette, "nemico", quindi come se ci fossero delle aree, neutrali all'interno del proprio paese. Poi ci fu sicuramente il trattato di collaborazione spaziale, che portò, allo scambio degli astronauti nelle varie missioni, all'introduzione degli astronauti americani alla stazione spaziale Mir, anche di quelli europei, eccetera, l'aggancio degli shuttle alla stazione russa e poi la fabbricazione della stazione spaziale internazionale con moduli che arrivavano, ma una collaborazione ufficiale, documentata, di collaborazione in caso di rischio extraterrestre, ne dubito fortemente che ci sia. E niente. Allora ragazzi, io, ovviamente prima di arrivare ai saluti e alla conclusione vi devo ricordare come sempre che il Salotto dei Misteri in realtà non dovrebbe andare in onda quest'estate, a meno che non ci sono cose importanti come in questo caso da discutere, ma comunque andrebbe in onda ogni venerdì sera dalle 21:10 in poi, talvolta anche il martedì. Vi ricordo che potete sostenere il canale con l'acquisto di un super grazie che trovate a fianco del like sotto ogni video, e naturalmente vi ricordo che potete seguirmi con ricerche, articoli e quant'altro sul mio sito internet UFO e Misteri dal Mondo, www.statodiemergenza.com, e naturalmente vi invito a inviare i vostri avvistamenti UFO, eventuali fenomeni paranormali e misterici a ufo-avvistamenti@virgilio.it. Vi ricordo che è aperta anche la campagna di abbonamento e che ci sono 3 tipologie di abbonamento differenti se volete sostenere il canale. Vi ringrazio per essere stati qui con me, buona settimana, ciao a tutti e buonanotte. Ci vediamo alla prossima e ci vediamo in questi giorni con i video e gli shorts.